Ciao a tutti ragazzi e ragazze, bentornati su questi schermi e benvenuti nella Taylor Swift saga, che non doveva essere una saga. Per ora ho raccolto talmente tanta roba su questo caso che sono stata costretta a spezzare il video in due parti, se no rischiavo di fare esplodere il computer e la telecamera e Carlo, che sicuramente tra queste cose è quello che resiste meno. Avrete certamente sentito parlare di Biancaneve, quella donna circondata da 7 nani, ma ecco, Taylor Swift è circondata da 7 stalker e questa è una storia decisamente meno fiabesca, cioè già mi sembrava inquietante Biancaneve. La famosissima pop star non ha solo fan adoranti che piangono ai concerti per lei, no, ha anche un esercito di uomini adulti, molto adulti, ossessionati da lei. Tutti hanno un piano preciso per sposarla. I propose to Taylor Swift, everybody. In uno dei casi il piano consiste nel fare arrestare il suo fidanzato, Travis Kelce. Negli altri casi invece i piani sono inquietanti. Qua non stiamo parlando di qualche messaggio creepy su Instagram, ragazzi, 7 uomini le hanno trasformato la vita in un incubo. Mohammed Jafar was arrested after calling the star's office dozens of times. 23-year-old Roger Alvarado accused of breaking into Taylor Swift's townhome for a second time. This is really scary stuff. C'è quello che la minaccia di farla fuori se lei non lo sposa, c'è quello che entra in casa sua e dorme nel suo letto come se fosse la cosa più normale al mondo, c'è il poeta che scrive le poesie, c'è quello che crede di essere un re medievale e di doverla salvare dal principe Harry. E c'è persino una presunta celebrità, un presunto regista che inonda i social di prove inconfutabili della sua relazione segreta con Taylor Swift. Un dossier fatto di video, foto, addirittura documenti, c'è un fascicolo degno della CIA che proverebbe, secondo lui, come Taylor Swift lo ami follemente in segreto. Lei non lo sa perché appunto è un segreto. Tutti questi stalker ogni tot di tempo finiscono in carcere, ma una volta usciti tornano a casa di Taylor Swift come se abitassero lì. Alcuni hanno le prove che abitano lì. Una situazione talmente fuori controllo che Taylor è arrivata a prendere misure di sicurezza estreme e non tutte sono state ben accolte dal pubblico. Alcune hanno finito per scatenare polemiche pesanti contro di lei, ma anche molti meme esilaranti, devo dire. Oggi infatti Taylor gira con bende di uso militare nella borsetta nel caso in cui le sparino, viaggia solo su jet privati, prende il jet privato a momenti pure per andare a buttare l'immondizia e i suoi bodyguard vivono con lei. Ce li ha in casa come i gatti, solo che loro servono a neutralizzare chi entra. I gatti, dico. A questo punto la domanda che ci facciamo è: chi sono esattamente questi 7 stalker di Taylor Swift? Che cosa le hanno fatto per portarla a questo livello di paranoia? Perché Taylor Swift sembra attrarre molti più stalker di qualunque altra celebrità? E soprattutto, che fine ha fatto Brian Jason Wagner, il 7° stalker che recentemente è scomparso nel nulla? The superstar said that she fears for her safety. Mettetevi comodi ragazzi, fatevi una bella tisana rilassante perché ne avrete bisogno e preparatevi a sprofondare nel lato oscuro dell'essere Taylor Swift. Perché ha anche un lato oscuro essere Taylor Swift, a quanto pare, non lo avrei mai detto. Cominciamo! Vi ricordo che abbonandovi al canale potrete vedere questo stesso video senza pubblicità. Il 22 maggio 2025 Taylor Swift è nel suo appartamento a New York. Lei vive a Tribeca, uno dei quartieri più ricchi di Manhattan. Insomma, Taylor è lì tranquilla che si fa i fatti suoi da milionaria, o forse miliardaria, quando succede qualcosa di disturbante. Taylor si ritrova faccia a faccia con un uomo, dentro casa. Lei non ha idea di chi sia, né di come ci sia arrivato lì. Per quanto ne sa, è uscito dalle tubature tipo Scarafaggio. Quindi gli chiede tipo, scusa, ma tu chi sei? E lui le risponde: come chi sono? Sono Brian, tuo marito, e tu sei la madre di mio figlio. Taylor è terrorizzata perché l'uomo stringe una bottiglia di vetro tra le mani che, se solo gli passasse per la testa un brutto pensiero, potrebbe spaccargliela in testa. Quindi lei cerca di mantenere la calma, cerca di prendere tempo sperando che i bodyguard arrivino. Dove cacchio sono i bodyguard? A piegare il bucato? Vabbè, Taylor a questo punto deve avergli chiesto qualcosa tipo: ma per quale motivo sei in casa mia? Cioè, ve la sto romanzando ragazzi, perché le conversazioni precise non lo sappiamo quali siano, però sappiamo cosa
cosa si sono detti, cioè cosa è uscito fuori. Infatti a un certo punto l'uomo spiega di abitare lì, dice questa è casa mia, e la cosa tremenda è che in un certo senso è vero, o meglio i documenti di Brian dicono così, che lui abita lì, lui abita a casa di Taylor Swift, cioè sulla sua patente alla voce indirizzo c'è scritto l'indirizzo di Taylor Swift con tanto di numero civico. Ma come ci siamo arrivati a questo punto? Chi è questo scarafaggio convinto di essere il marito di Taylor Swift? Ma prima ancora, chi è Taylor Swift? You look beautiful today, Miss Taylor. Taylor nasce il 13 dicembre 1989 sotto il segno del Sagittario. Il Sagittario, ragazzi, è il segno delle pop star, a quanto pare. È Sagittario Britney Spears, è Sagittario Miley Cyrus, era Sagittario anche Papa Francesco, però non c'entra niente. Cioè, comunque, se avesse deciso di diventare una pop star, sono sicura che uno stadio l'avrebbe riempito. Tutto nell'infanzia di Taylor Swift ha un'aura proprio di fiaba americana, cresce in una famiglia unita, benestante, lei ovviamente è bionda Barbie con gli occhi azzurri, pelle chiara e cresce in mezzo agli alberi di Natale, vi giuro. Cresce in una fattoria che coltiva alberi di Natale. Da ragazzina Taylor Swift è brava in tutto, va bene a scuola, non beve, non fuma e poi fa un sacco di cose, ragazzi, va a cavallo, scrive poesie, canta, recita, fa concorsi, vince i concorsi. In più pare sia una lontana cugina di Emily Dickinson, la poetessa, la cacchio di poetessa. Insomma, una di noi. Ma Taylor ha anche dei difetti. Lei, ad esempio, si mangia le unghie e basta, questa è l'unica cosa che la mantiene umana. Per il resto è praticamente creata in laboratorio. Ma al di là di tutto quello che sa fare, a Taylor Swift piace fare musica. A 11 anni decide che vuole diventare una cantante country. Attenzione, non pop, non rock, non neomelodica, country, il genere musicale che consiste nel suonare una chitarra, guardare nel vuoto e raccontare come il tuo ex ti ha distrutta. Secondo me, ragazzi, il country somiglia alla musica neomelodica napoletana, solo in inglese e con la chitarra, e invece di dire dici ogni tanto yeah, change my mind. Veramente, ragazzi, invece di cantare senza te non posso sapere che tu mi appartieni, canti without you I can live because you belong to me. Yeah! Ora, se vuoi fare country c'è solo un posto dove devi andare e non è Napoli, ma Nashville. Nashville è la mecca della musica country. Così un giorno Taylor dice a sua madre: mamma, voglio andare a Nashville. E sua madre, donna dalla tempra titanica, le risponde: e che problema c'è a mamma? Ma certo, facciamoci queste 7 ore di macchina. Mamma di Taylor is the new signora Paris. E vanno a Nashville, ma prima di partire Taylor registra alcune cover, le mette sui CD masterizzati e parte con mamma Swift per questo pellegrinaggio. Arrivate lì, visitano diverse etichette discografiche, entrano, lasciano i CD e sperano nel miracolo, ma niente, il mercato è saturo, ragazzi. A Nashville per diventare una cantante country c'è una fila che arriva fino al Kentucky. Così se ne tornano a casa in Pennsylvania tra gli alberi di Natale, ma Taylor non molla, prende lezioni di chitarra da un certo Ronnie Kramer, che è tipo il personaggio secondario delle fiabe che dona il potere magico all'eroina. Infatti Ronnie non le insegna solo a suonare, le insegna anche a scrivere canzoni. E così Taylor a 12 anni scrive la sua prima canzone, Lucky You, che significa beato te, fortunato te. E infatti le porta fortuna veramente questa canzone, perché Taylor viene invitata a cantare a un torneo di tennis. Vabbè, non è niente di che un torneo di tennis, direte voi, vero? Ma giusto, a sto torneo di tennis c'è Dan Dimitro, il manager di, come si chiama? Britney Spears. Dan Dimitro la sente cantare e fa: ah, però! Le si avvicina e le dice: da qui in poi ci penso io a te. E infatti da qui in poi Taylor inizia a lavorare nell'industria musicale, cioè comincia ad affiancarsi alle etichette discografiche. Vi risparmio tutti i dettagli tecnici. La parte importante che vi dovete ricordare, ragazzi, è questa: a 16 anni Taylor firma
con Scott Borchetta, la cui etichetta si chiama Big Machine Records. La Big Machine Records è l'etichetta di Scott Borchetta. Il fatto che Borchetta faccia rima con etichetta è una coincidenza veramente divertente. Comunque la sentirete nominare di nuovo più avanti, la Big Machine Records, quindi memorizzate questa cosa. Qual è l'etichetta discografica di Taylor Swift? Esatto, la Big Machine Records, l'etichetta di Scott Borchetta. Da questo momento in poi la famiglia Swift si trasferisce a Nashville, tanto sua madre può perché è casalinga, suo padre che lavora in banca chiede il trasferimento e glielo danno subito, tutto perfetto, o almeno così sembra. Vabbè, lo è ragazzi, cioè perfetto. A questo punto Taylor Swift ha 16 anni, è una ragazzina e fa una cosa che in quegli anni, siamo ragazzi nel 2005, fanno moltissime ragazze della sua età. Apre un blog su MySpace. Per chi non se lo ricordasse, MySpace era un social network in cui la musica aveva un ruolo centrale. Ora, io non lo frequentavo MySpace, però più o meno mi pare di aver capito che comunque tu potevi creare la tua pagina personalizzata. Ci potevi mettere lo sfondo glitterato, ti potevi mettere qua e là delle cose, cioè delle grafiche tipo dei cuoricini lampeggianti, sceglievi il layout, insomma dovevi appunto creare la tua pagina personalizzata che doveva essere il più possibile pericolosa per chi soffre di epilessia, ma soprattutto su MySpace c'era l'autoplay e a me questo seccava, cioè per questo non lo usavo. Tu praticamente entravi nella pagina di una persona e la musica partiva da sola, ma poi a volume altissimo, cioè e per fermarla non si capiva dove dovevi cliccare, dovevi chiamare un tecnico. Poi nella bacheca ovviamente potevi scrivere quello che ti pareva, potevi fare dei post, tra virgolette, all'epoca non credo che si chiamassero post, però erano la stessa cosa, cioè tu scrivevi i tuoi pensieri profondi, cose tipo la tua invidia è la mia forza. Insomma, MySpace era una vetrina dell'anima e Taylor, da brava adolescente, nel 2005 ci entra dentro, apre il suo blog su MySpace, lo decora e ci piazza ovviamente le sue canzoni. Tra l'altro erano molti gli artisti che pubblicavano le loro canzoni su MySpace, se ricordo bene, ma questa cosa ragazzi le fa accumulare milioni di stream, cioè lei trova un grande pubblico grazie a MySpace, è probabilmente una delle prime celebrità a diventare famosa, a essere diventata famosa grazie ai social. Poco dopo Taylor si iscrive anche a Tumblr. Tumblr lo frequentavo, quindi ve ne posso parlare in modo più preciso. Praticamente era un posto dove creavi il tuo blog e dovevi spiegare in modo dettagliato perché volevi morire. Tumblr era un luogo popolato da ragazzine malinconiche, era un reparto di psichiatria tutto virtuale. Andavano virali post sull'autolesionismo, trucchi per digerire prima, capitemi, tutte cose che oggi verrebbero segnalate come contenuti sensibili, ma allora erano la normalità. Ma su Tumblr ragazzi c'erano anche le fanpage, cioè c'erano i blog dedicati a una celebrità, blog che postavano aggiornamenti su una specifica celebrità. Per esempio ci poteva essere la fanpage dei Tokyo Hotel. Taylor comunque non ci capisce molto di questo Tumblr, non sa bene come funzioni e da buona perfezionista non può accettarlo, così scrive il suo primo post. Dicevo, così scrive il suo primo post su Tumblr, da cui capiamo un po' il personaggio. Scrive: qui Taylor, mi sono chiusa in camera e non uscirò finché non avrò imparato come usare Tumblr. Beh, potrei uscire per un secondo per prendere del cibo o qualcosa del genere, ma questo è quanto. Cioè, questa si barrica in camera perché deve capire Tumblr prima di continuare a vivere. Capito? Non è che deve capire come funziona un intervento chirurgico prima di operare a cuore aperto, no, deve imparare come usare Tumblr. Ecco ragazzi, qui scopriamo la personalità di Taylor Swift. Taylor è una perfezionista patologica. Se lei decide di fare una cosa, quella cosa si trasformerà automaticamente nella sua missione esistenziale. Ma c'è un'altra caratteristica di Taylor che emerge ed è quella che ci serve sapere oggi. Taylor usa e userà i social come un diario personale. A lei piace raccontarsi, a lei piace fare entrare le persone nella sua testa, condividere il suo mondo interiore sui social. Infatti, come ora vedremo, da questo momento in poi Taylor
entrerà ufficialmente nell'era dell'oversharing. Racconterà tutto: dove va, con chi lavora, cosa prova, cosa sogna, cosa ha mangiato a colazione, con quale sapone si è lavata le mani. Ma proprio questo, ragazzi, sarà la chiave del suo successo, il suo modo per conquistare il mondo. E per farvi capire di cosa stiamo parlando, cioè per farvi capire quanto lei sia dedita al racconto dettagliato, vi leggo uno dei suoi post su Tumblr. Sono stata in studio ogni giorno a registrare per l'album. Fin qui va bene, cioè il post poteva anche concludersi qui, ma lei continua. Ho lavorato con alcuni produttori. Uno è Byron Gallimore, che si occupa di tutto il materiale di Tim McGraw. L'altro è Robert Ellis Orral. Sono stata in studio con lui ultimamente. Abbiamo registrato tutte le canzoni, abbiamo registrato le parti strumentali ieri e oggi e domani ci occuperemo delle parti vocali. La prossima settimana faremo i cori. Dopo 3 sessioni ieri, io e Scott e America abbiamo fatto uno showcase per un gruppo di persone della Universal a Los Angeles. Era a casa di Scott Borchetta ed è andato tutto alla grande. Tutta questa settimana è stata fantastica. Cioè praticamente lei documenta passo passo le sue giornate, che se dovesse scomparire per sbaglio Taylor Swift possiamo ricostruire. Poi ci sono i post più personali che mette, tipo: siamo appena tornati dall'Australia e dal Giappone, non dimenticherò mai la gente né il cielo. Ricordo l'anno scorso quando andammo a vedere un concerto dei Coldplay, ho pensato non sarebbe fantastico se un giorno potessimo suonare in questa arena. Vabbè, se non altro lei non mette post deprimenti su Tumblr. Insomma, Taylor continua a condividere su Tumblr aneddoti della sua vita quotidiana e alla fine si firma con quella che diventerà la sua firma iconica: Love 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 T. Ma fino a questo momento Taylor è solo una ragazzina che ci sta provando, cioè ha tanti follower, ok, ma non è una celebrità, non è una cantante famosa. Chi la conosce Taylor Swift? È l'anno dopo che il suo mondo cambia, perché nel 2006 succede il miracolo. Il 24 ottobre 2006, per l'esattezza, esce il suo primo album, intitolato Taylor Swift, con grande fantasia. Un titolo molto vago. In questo momento nessuno immagina che questa ragazzina dai riccioli biondi stia per diventare la donna più seguita al mondo, nel senso proprio di stalkerata. Ora, la musica di Taylor Swift com'è? È diversissima da tutto quello che c'è in giro nel 2006. In questi anni, infatti, spuntano come funghi le creature di Disney Channel: Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus. Ma tutti questi, ragazzi, fanno pop, un pop leggero leggero, tra l'altro, manco un pop strong. Taylor Swift è un'altra cosa, lei fa country, lei arriva con sta chitarra più grande di lei, la matita nera ficcata nell'occhio, i ricci fatti col ferro e spacca. Taylor vende milioni di copie, milioni, i dischi spariscono dagli scaffali come prosciutti in offerta. Ma perché? Perché le sue canzoni raccontano storie tra l'altro molto semplici, in cui qualsiasi ragazzina della sua età si può rivedere: le prime cotte, le amiche false, il dramma di quel cretino che ti piace che però si innamora di una con i capelli lisci, insomma l'adolescenza. Le melodie, ragazzi, sono dolcissime, sono proprio degli accompagnamenti a queste storie. Vi faccio un esempio: Teardrops on My Guitar. In questa canzone Taylor racconta di essere una povera sfigata innamorata del suo migliore amico, ma a lui ovviamente piace un'altra, poteva essere, e quindi passa le giornate a parlarle di lei, di questa sua ragazza, una situazione che molte di noi hanno vissuto a 16 anni, cioè questa è una ferita universale a 16 anni. Anche più volte la vivi a 16 anni, tipo ogni mese, perché ricordiamoci che qui Taylor ha 16 anni. Allora, la canzone dice: Drew mi parla, rido perché è così divertente che non riesco nemmeno a vedere nessuno quando è con me. Dice di essere così innamorato, che finalmente ha capito tutto. Mi chiedo se sa che lui è tutto ciò a cui penso di notte. Lui è la ragione per cui ci sono lacrime sulla mia chitarra. Is the reason for the teardrops on my guitar. Isso è ragione della lacrime in coppa chitarra. Le canzoni di Taylor Swift piacciono un casino, vengono ascoltate e riascoltate su MySpace, passano per le radio. Taylor attira milioni di nuove fan, un'ondata di ragazzine che ovviamente cosa fa? Come prima cosa corre a seguirla sui social, su MySpace, su Tumblr. E vi ricordate che Taylor usa MySpace e Tumblr come un diario?
necessario? Ecco, questo suo modo di comunicare crea nei fan la sensazione di conoscerla, di essere sue amiche, di potersi sedere accanto a lei e dirle: tesoro, ma lascialo stare a Drew, non ti merita. Come se non bastasse, Taylor si connette con i fan più di qualunque altra celebrità dell'epoca, ricambia il segue a molti di loro, reblogga i loro post su Tumblr. Reblogga era il modo per dire condivide, risponde ai commenti, insomma risponde ai fan. Poi Taylor fa proprio cose da ragazza normale, per esempio condivide su Tumblr ricette invitando i fan a replicarle e loro si mettono lì a cucinare, a postare i risultati e lei li riblogga. Questo rapporto con una celebrità oggi più o meno ci sembra normale, cioè ok, è anche oggi una vicinanza coi fan estrema, ma all'epoca il semplice comunicare sui social coi fan, rispondere ai commenti, farti vedere nei tuoi momenti quotidiani impersonando una persona normale era qualcosa di totalmente nuovo, perché fino a quel momento la vita privata delle celebrità ci arrivava solo in due modi: uno, dalle riviste di gossip che riportavano informazioni poco attendibili; due, le foto dei paparazzi che però riprendevano le celebrità solo in contesti pubblici, al bar, in aeroporto, sotto casa, davanti alla farmacia per capire se stavano comprando un test di gravidanza. Di sicuro nessuno entrava dentro casa loro. Di solito, vabbè, poi c'erano eccezioni. E quindi quando arriva Taylor Swift che si racconta da sola, cioè che ci pensa da sola a farci fare i fatti suoi, che si fotografa nel suo soggiorno, nel suo studio, che ci dice di essere sveglia alle 3 di notte, è un tipo di contatto a cui il pubblico non è abituato, è un tipo di comportamento che il pubblico percepisce come nuovo in una celebrità, quindi lei sembra una di noi, è una ragazza normale. Paparazzi all across the street, so I am traveling like this. Lei non è nell'Olimpo delle celebrità irraggiungibile, no, lei è raggiungibile, se le commenti un post ti risponde. Poi tipo alla fine di ogni concerto Taylor Swift si mette online su Tumblr e i fan così iniziano a interagire con lei. Taylor Swift interagisce coi fan, tratta i fan come se fossero amici suoi, fa pure un certo love bombing ai fan. In che senso? Vi faccio un esempio. È il 26 novembre 2008, Taylor Swift vince il suo primo American Music Award, uno dei premi più importanti della musica. E cosa fa una volta tornata a casa? La cosa che fa sempre, cioè si mette online. Apre MySpace e scrive un ringraziamento ai fan. Scrive infatti: non posso dirvi quanto sono grata, stupita, eccitata, estasiata, felicissima, sbalordita per il fatto di aver vinto il mio primo American Music Award. L'ho già detto e lo ripeto adesso, non c'è niente come un premio votato dai fan. Loro significano così tanto per me. Quando ho sentito chiamare il mio nome pensavo: non posso credere che abbiano fatto questo per me, non posso crederci. Quindi lei parla come se 200.000 persone l'avessero votata non perché le sue canzoni spaccano, ma per farle un favore, tipo. Infatti ragazzi, lei prosegue con questo crescendo che a me personalmente fa pensare che pensi di aver vinto per sbaglio. Tutti gli acquisti, gli incontri, i saluti, i concerti e i volti mi hanno attraversato la mente mentre correvo su per le scale per andare ad accettare un premio che voi avete vinto per me. Ho sempre desiderato un American Music Award e mi sento come la ragazza più fortunata del mondo ad avervi là fuori a fare queste cose per me. Sono così grata nei vostri confronti. Ora ragazzi, attraverso questa retorica Taylor fa sentire i propri fan indispensabili, che lo sono ovviamente. Una celebrità senza i propri fan perde la dimensione stessa della fama, di conseguenza smette di essere una celebrità. Cioè, togli i fan a Taylor Swift, resta una ragazza che sa cantare e suonare, come ce ne sono miliardi nel mondo. Taylor questo lo sa perfettamente, ma secondo me sottovaluta se stessa. Cioè, mi sembra che la Taylor adolescente non riuscisse a riconoscersi nemmeno mezzo merito. Lei infatti ripeteva ossessivamente queste parole: non posso crederci, non posso credere che abbiate fatto tutto questo per me, avete votato per me, ma siete sicuri, ma le avete sentite le mie canzoni? La Taylor adolescente mi sembra proprio affetta dalla sindrome dell'impostore, quella sindrome per cui non riesci a goderti i risultati del tuo lavoro perché sei convinta che non te li meriti veramente e che da un momento all'altro qualcuno arriverà e urlerà: fermi tutti, è stata una svista, restituisci il premio!
Che poi a Taylor accadrà veramente questa cosa. È a soli 17 anni, quando la sua personalità era ancora in fase di formazione. So Taylor, I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. At the time, I didn't know they were booing him doing that. I thought that they were booing me. It was so echoey in there. E quindi, ragazzi, Taylor attribuisce praticamente tutto il merito dei suoi successi ai fan. Dice sempre: voi avete vinto questo premio per me. I've been trained to be happy when you get a lot of praise. All fueled by not feeling like I belong there. I'm only here because I work hard and I'm nice to people. Ma questa insicurezza cronica di Taylor Swift non fa altro che potenziare l'effetto vicinanza coi fan. I fan empatizzano con lei. Lei è una di noi. Certo, potrebbe comprarci tutti, ma non è questo il punto. Taylor ribalta completamente il copione classico della celebrità. Di solito, infatti, è il fan che ama la celebrità. Con Taylor, invece, succede l'opposto. È la celebrità ad amare follemente i suoi fan. Lei non si limita a dire grazie a tutti del supporto, vi amo. No, lei esagera. Taylor, ragazzi, scrive vere lettere ai fan, gliele invia a casa per posta. Su Google potete trovare foto di decine di lettere arrivate ai fan scritte da Taylor Swift in persona. Una fan ha un grave incidente, le arriva la lettera di Taylor Swift. Un fan si laurea, Taylor gli invia le congratulazioni come se fosse sua zia. Lei fa di tutto, ma proprio di tutto, per assottigliare la distanza tra sé e i fan, per far credere ai fan che l'amore che provano per lei sia reciproco, che la relazione non sia unidirezionale. Pretty early in the morning and I'm getting up because there's this girl named Gina who's been coming to my shows for years, and she's been really dedicated and very loyal. And I was at the management office the other day and we were going through like fan mail and invitations and stuff, and I got this this wedding invitation, and I noticed I couldn't make it to the wedding, but in the wedding invitation there was a bridal shower invitation, and I've never been to a bridal shower, so we're gonna fly to Ohio today. Lei fa di tutto, ma proprio di tutto, per assottigliare la distanza tra sé e i fan, per far credere ai fan che la relazione non sia unidirezionale. È impressionante quanto tempo lei impieghi per prendersi cura della sua relazione coi fan. Risultato: relazioni parasociali livello pro. Che cos'è una relazione parasociale? Per capirlo, prima ci dobbiamo chiedere che cos'è una relazione. Una relazione è un legame tra due o più persone. Ecco, una relazione parasociale si ha quando uno dei due elementi del legame non sa che l'altro esista. Tipo, tu fan ami la celebrità, ma la celebrità non sa chi cacchio tu sia. Quindi tu fan hai una relazione parasociale con la celebrità. Tu sai tutto di lei, la sua data di nascita, il nome dei suoi gatti, la marca di burro cacao che utilizza. Lei invece non ti riconoscerebbe per strada perché non conosce la tua faccia, non sa il tuo nome, non sa quando sei nato, non sa niente di te. Eppure tu senti una vicinanza con questa persona, una connessione, una cosa proprio profonda. Questo succede perché magari ascolti la sua musica nei tuoi momenti più intimi, sotto la doccia, nel tuo letto, nei tuoi spazi più personali. In quei momenti quella voce, quella presenza, anche se filtrata da uno schermo o da un paio di cuffie, ti dà una sensazione di benessere. E l'onorevole cervello, poverino, fa una fatica immensa a capire che quella persona non è veramente lì con te. Ancora peggio se stai vivendo un periodo difficile. Se quando stai male quella musica ti fa sentire anche solo un po' meglio. L'onorevole cervello non è progettato per queste cose, non è progettato per distinguere in automatico tra qualcosa che ti conforta e qualcuno che è lì fisicamente con te a confortarti. È un processo che devi elaborare razionalmente, non emotivamente. Ma l'emozione
respirazione è la parte più attiva mentre ascolti la musica, quindi che cazzo ne sa l'onorevole cervello? Che casino sto XXI secolo! Cioè, primitivamente, quando è nato l'uomo, se qualcuno ti stava vicino lo faceva fisicamente, non attraverso le cuffie. E allora ti succede questo: l'onorevole cervello prende quella sensazione che provi di vicinanza a quella persona e la interpreta come un legame reale, come se quella persona, che mentre tu soffri ti fa sentire meglio, ti stesse veramente salvando. È così che nasce una relazione parasociale, un'illusione di vicinanza costruita da un onorevole cervello che cerca di dare un senso al nuovo millennio. Ora, come qualunque relazione, può essere sana o può essere tossica. Nelle relazioni parasociali sane, almeno una parte del tuo cervello mantiene il contatto con la realtà. Tu, fan, sai benissimo che tu ami Taylor Swift, ma Taylor Swift no, non ti ama, non sa chi sei. Se ti vede al concerto ti saluta insieme ad altre 70.000 persone. Non c'è un'intesa speciale tra voi, siete in tanti. Per quanto tu possa sentirti capita nelle sue canzoni, per quanto ti sembrino scritte proprio per te, lo sai bene che Taylor non è una tua amica, non è la tua fidanzata, non è tua madre. Lo sai che quando lei dice amo i miei fan, non sta parlando di te nello specifico, è un plurale, perché non è una relazione bilaterale, è una relazione unilaterale, cioè il tuo sentimento non è ricambiato, o meglio, non è simmetrico, è ricambiato nel senso che lei ama i suoi fan, ma l'intensità del suo amore per te non è lontanamente paragonabile a quanto tu ami, ammiri e stimi lei. È come avere un personaggio preferito in una serie TV, ci tieni a quel personaggio, lo sai che è l'amore della tua vita, ma sai anche che non esiste, è tutto nella tua testa. Ora, la relazione parasociale diventa tossica quando questa consapevolezza viene a mancare. Ad esempio, se un fan si convince che siccome sente una relazione con lei, allora lei ha una relazione con lui di fatto e quindi ha degli obblighi nei suoi confronti, quel fan diventa pericoloso, perché significa che se lei non lo ricambia, se lei non rispetta, non gli è fedele, tra virgolette, allora è cattiva. E che ne sai che cosa passa per la testa a suo fan? Cioè, magari può pensare questo, che le cattive vanno punite, ed ecco perché le celebrità tendono a tenere un certo distacco dai fan. Di solito non è sempre snobismo, a volte è proprio una questione di sicurezza, perché purtroppo di tragedie ne sono successe, tragedie, ragazzi, che fanno gelare il sangue. John Lennon, per esempio, aveva un fan ossessionato da lui, Mark David Chapman. I heard this voice. Not an audible voice, but an inaudible voice saying over and over, do it, do it, do it, do it. Sto Chapman era talmente fuori fuoco che aveva sposato una donna perché gli ricordava Yoko Ono, cioè la moglie di John Lennon, la moglie del suo idolo. Era questo il tenore della situazione. Ora, John Lennon era una persona accogliente coi fan, considerate che i fan gli si appostavano sotto casa, cioè davanti l'ingresso di casa, e lui li lasciava fare, cioè addirittura quando usciva di casa o rientrava in casa firmava autografi, si fermava a scambiare due parole con loro. Ma questo perché lui immaginava che tutte le persone vivessero la vita in pace, giusto? Imagine all the people living life in peace. E invece no. Una sera del 1980, tornando a casa, John Lennon trovò Chapman davanti al portone. Chapman lo stalker. Questo era lì dalla mattina praticamente. John quindi gli si avvicinò e questo gli chiese un autografo. Lui glielo firmò, pure educatamente, e poi gli chiese: è questo tutto ciò che vuoi? Cioè, della serie, sei qui da stamattina solo per un autografo? Chapman annuì: sì, è tutto ciò che voglio. Do it, do it, do it, do it. Ma non appena John gli diede le spalle per rientrare a casa, Chapman gli sparò 5 colpi di pistola. Why did you kill John Lennon? I thought by killing him, I would acquire his fame. E
e così ci asciugammo John Lennon. Ecco perché a certi livelli di fama avere un rapporto troppo ravvicinato coi fan diventa pericoloso, ragazzi. Se ne hai 1 milione di fan, statisticamente un mezzo Chapman ci potrebbe essere, ma tutto questo una ragazzina di 16 anni, 17 anni, 18 anni come Taylor Swift, quando ha fatto successo, non lo può capire. A quell'età ti senti invincibile, ti senti immortale, intoccabile, soprattutto se hai ancora chi ti compra la merenda. A quell'età pensi che i bodyguard ti servano per fare la diva come accessorio, il mondo ti sembra buono. Non a caso tutta questa retorica del voi fan siete la cosa più importante della mia vita, vi amo, siete meravigliosi, siete la mia forza, siete la mia famiglia, siete la mia vitamina D. Ecco, in quegli anni lì era diventata una moda, lo facevano tutte quelle pop star del circuito Disney Channel di cui parlavamo. Tipo Miley Cyrus scriveva su Twitter che amava le sue Smilers, Selena Gomez amava le sue Selenators, e anche se nessuna di loro arrivava al livello patologico di Taylor Swift che scriveva le epistole ai fan, io mi ricordo perfettamente che andava di moda fare love bombing ai fan, cioè ho avuto diverse extrasistole per questo. Penso che i miei problemi di tachicardia ad oggi siano dovuti a quel periodo lì quando Miley scriveva amo i miei Smilers. E che cosa avevano in comune tutte queste pop star? L'età. Sono tutte diventate famose quando avrebbero dovuto essere impegnate a finire i compiti. Il mondo le guardava come se fossero giganti, ma dentro loro magari si sentivano ancora piccole. Non erano pronte a essere così gigantesche, così ingombranti nel mondo, così onnipotenti, e allora cercavano di smontare quell'immagine di potere mettendosi allo stesso livello del pubblico. Io e voi siamo uguali. Poi a quell'età è anche comune cercare relazioni parasociali, cercare qualcuno in cui identificarti, cercare appartenenza a un gruppo, e in qualche modo loro erano nella posizione della celebrità, ma lo spirito che avevano era quello dei fan, no? Quindi cercavano di mettersi allo stesso livello dei fan. E secondo me è terribile che nessun adulto, nessun manager abbia detto in questo caso a Taylor, forse sarebbe meglio moderare un po' le dichiarazioni affettuose, perché sai, attirano gente di un certo tipo. Ma perché nessuno lo ha fatto? Secondo me perché dal punto di vista del marketing questa retorica dell'amicizia coi fan funzionava troppo bene, faceva vendere di più i dischi, i biglietti per i tour, i profumi, e così Taylor continua a fare le serenate ai fan come se niente fosse, fan che a questo punto si danno un nome, si chiamano Swifties. Taylor ci tiene a fare sapere che si ricorda di tutti i suoi Swifties, tutti, anche di te che quel giorno al suo concerto avevi la maglietta con la scritta Taylor fatta a mano. Lei non ti ha dimenticato, lei non dimentica nessuno, che è una cosa bellissima, ragazzi. Di nuovo è una cosa, forse anche una cosa un po' spaventosa se ci pensi un secondo di più, però dico è una cosa gentile da parte sua, no? Scrive per esempio cose tipo: sono grata per le magliette fatte a mano con i testi delle canzoni dipinti sopra e gli album che mi date pieni di foto di noi. Sono grata per le persone con cui ho scattato foto a braccetto e per le persone che hanno inserito le mie canzoni come canzone del profilo su MySpace. Sono grata per le ragazze che si avvicinano e mi abbracciano invece di mantenere le distanze. Sono grata per il fatto che vi prendiate il tempo per memorizzare i testi che scrivo. Potreste pensare che sia qualcosa di semplice, ma non avete idea di che cosa significhi per me. Sono grata che anche quando piove ho persone su cui contare. Siete quella gente per me. Buon ringraziamento. Siete quello per cui sono più grata. Nel 2009 Taylor apre il suo profilo Twitter e sceglie come nome utente Taylor Swift 13. Attenzione, non Taylor Swift Official, non It's Taylor Swift, non Real Taylor Swift. No, lei è solo la 13ª Taylor Swift. Ci sono altre 13 Taylor Swift prima di lei e lei non è la più importante. Lei è solo la 13ª, che comunque è sempre bella la 13ª. Il motivo di questa scelta, ragazzi, in realtà è che il 13 è il suo numero fortunato. Lei è particolarmente fissata con questa cosa.
cosa ha basato su ciò buona parte della sua personalità. Lei infatti è nata il 13 dicembre. Il suo primo album è diventato disco d'oro in 13 settimane. La sua prima canzone finita al primo posto in classifica aveva un'introduzione di 13 secondi. Al che Taylor aveva detto: ma sai che c'è? D'ora in poi mi disegno il 13 sulla mano durante i concerti. E infatti eccola qui. In futuro Taylor piazzerà il 13 un po' ovunque, tipo in una canzone intitolata The Lucky One la parola lucky, che significa fortuna in inglese, comparirà 13 volte durante la canzone. Quindi diciamo che anche dal punto di vista del disagio Taylor è una di noi. E quindi ragazzi, su Twitter si dà il nome utente Taylor Swift 13. E indovinate quanti caratteri ha questo nome utente? Esatto. I tweet di Taylor Swift sono anch'essi relatable, la fanno sembrare una di noi, una ragazza normalissima che vive la sua vita normale. Tipo questo tweet: mi sto cucinando la cena mentre indosso gli occhiali, sono tipo davvero un'adulta in questo momento. E ancora twitta Taylor Swift 13: sto cercando i miei occhiali, un compito che sarebbe molto più facile se solo avessi i miei occhiali. E ancora: ho accettato il fatto di essere notturna e ho una strana fascinazione per i biglietti d'auguri. Così a caso dice cose a caso su di sé, ogni pensiero che le passa per la testa lei lo twitta, e questo ce la fa percepire come autentica. Che significa autentica? Significa che prende il telefono, apre Twitter e scrive qualunque cosa le attraversi la corteccia cerebrale, senza strategia, cioè senza chiedersi questo tweet migliorerà la mia brand identity. No, Taylor pensa: mi piacciono i biglietti d'auguri. E lo twitta. E quindi il pubblico cosa pensa? Pensa: ok, allora nella vita reale, nella vita quotidiana Taylor è proprio così come sembra, una ragazza semplice, una ragazza normale, la 13ª Taylor Swift, una di noi. E più lei twitta cose tipo ho perso gli occhiali, più il legame emotivo con i fan cresce, perché i fan sentono di avere accesso non solo al personaggio pubblico, ma alla persona. Non solo a Taylor Swift, ma a Tay-Tay, così la chiamano affettuosamente i fan, cioè le danno pure un nomignolo. A loro non piacciono solo le sue canzoni, a loro piace lei come persona, come essere umano, perché è come loro, è una di loro, anche loro perdono gli occhiali. Questa non strategia di Taylor Swift, ironicamente, diventa la strategia del suo successo. È molto efficace e forse non lo sapete ragazzi, ma in realtà lei già da prima di diventare famosa trattava i suoi primissimi followers come una comitiva d'amici suoi. Come lo sappiamo? Perché su un Reddit un tizio ha pubblicato questa vecchia email datata 21 agosto 2006, cioè 2 mesi prima che uscisse il primo album di Taylor Swift. Ragazzi, lei aveva 13 anni, se la ciulavano solo i follower di MySpace e ai suoi follower mandava email come questa: ehi ragazzi, ho bisogno del vostro aiuto. Alcuni artisti hanno eserciti di fan organizzati per aiutarli a votare per i loro video. Io ho i miei amici. Voi. Ah, ecco qua, pausa. Regia, zoom su questa frase per favore. Ho i miei amici. Voi. Va bene, nessun problema. Zoom sulla frase. Questa frase rappresenta il modo in cui Taylor Swift ci narra il suo percorso, come un patto affettivo coi fan. E ovviamente questi che ricevevano la mail, secondo me votavano, cioè alcuni votavano, mica puoi deludere un'amica. E quindi ragazzi funziona, il senso di amicizia muove le persone, e da questo momento in poi, anzi da quel momento lì in poi, da questa mailing list in poi, lei questa formula dell'amicizia l'ha sempre portata avanti. Taylor Swift non smetterà mai di fare comitiva con i fan, non finché non sarà costretta. Ma andiamo per ordine, perché questo qui è solo l'inizio della formulona dell'amicizia. Nel 2008 esce Fearless, il nuovo album di Taylor Swift. Quello che sta per succedere è il delirio. Vi ricordate che all'epoca nelle confezioni dei CD c'erano i libricini cartacei con i testi delle canzoni? Questa è preistoria ragazzi, fate attenzione. Si entra in un mondo fantastico, bellissimo, antico. Dove ci troviamo? Al tempo, nelle profondità delle camerette degli adolescenti si poteva trovare questo strumento straordinario, il libricino dei testi del CD. Oggi lo potremmo definire un reperto storico. Costituisce una delle meraviglie di questi luoghi.
molti ospiti non avrebbero saputo dirvi a cosa servisse. Si presentava come un oggetto piccolo, quadrato, al suo interno c'era un tesoro, il testo di ogni canzone del CD, cioè contenuta nell'album. All'epoca era uno strumento essenziale per i fan, perché ancora non era tanto semplice trovare i testi delle canzoni online. Cioè, oggi scrivi su Google Taylor Swift Fearless testo e ti compaiono il testo, la canzone, il significato, chi l'ha scritta, che giorno l'ha scritta e che tempo faceva quando l'ha scritta. Ma nel 2008 non esisteva tutto questo. Nel 2008 per scoprire cosa diceva una canzone dovevi fare i rituali, cioè o ti mettevi lì ad ascoltare a ripetizione la canzone cercando di capire cosa dicesse. Io di solito facevo così, cercavo di capire le parole, poi cercavo sul dizionario il significato delle parole, allora piano piano cercavo di dare un senso, cioè le traducevo tipo le versioni di latino, oppure dovevi comprare il CD originale e leggere il testo dal libricino. Il giovane fan privilegiato con il CD originale metteva sulla canzone, apriva il suo libricino e seguiva le frasi col dito, proprio come si fa durante la messa. Era un'esperienza immersiva, ma a un certo punto, analizzando il libretto di Fearless, alcuni fan notano un dettaglio curioso. Nel testo della canzone 15 ci sono lettere maiuscole piazzate a caso, anche nel mezzo delle parole, tipo una A maiuscola nel bel mezzo di because, per esempio, ne sto dicendo una a caso. E sembra un errore, sembrano errori di battitura, finché a una fan non viene un dubbio. Decide di scoprire cosa c'è dietro, chiude le tapparelle di casa sua, si arma di evidenziatore e inizia a decifrare il codice da Swiftie. Mette in fila tutte le lettere maiuscole e alla fine fa una scoperta destinata a cambiare il mondo delle Swifties. Le lettere formano la frase I cried while recording this, che tradotto significa ho pianto durante la registrazione di questa canzone. No, vabbè. Ma è un messaggio di aiuto, ma più probabilmente è un easter egg! Hey guys, it's Taylor Swift, and today I'm going to talk to you about Easter eggs. Un easter egg, ragazzi, è un messaggio segreto nascosto dentro un'opera, proprio un dettaglio minuscolo, invisibile, piazzato dall'autore per essere trovato solo dai più attenti, solo da quelli ossessionati, solo da quelli insonni e con l'ansia. Il termine significa letteralmente uovo di Pasqua, proprio perché l'effetto è quello di trovare una sorpresa. Gli esempi, secondo me, più celebri di easter egg sono i cameo di Stan Lee nei film della Marvel. Stan Lee, che era quello che praticamente aveva inventato i supereroi Marvel, cioè non li disegnava lui, attenzione, però lui faceva le battute, no? Le storie. E insomma Stan Lee spuntava in ogni film Marvel per 5 secondi netti. Un altro easter egg molto famoso è la sigla A113. In tutti i film Pixar, da Toy Story agli Incredibili, compare da qualche parte A113. Perché? Perché A113 è il nome della classe frequentata dai primi animatori Pixar all'Istituto d'Arte in California. Ma quanto è bello scoprire un easter egg, quanto ti senti intelligente quando lo trovi e quando capisci che cosa significa. È come se il regista condividesse un segreto con te e Taylor Swift questo effetto lo adora, cioè lei ama far sentire i fan come se fossero amici suoi, e quale miglior modo di sentirsi amici se non quello di condividere un segreto. L'easter egg è un ingrediente perfetto per la formulona dell'amicizia. Infatti la nostra fan investigatrice, quella che si è accorta della frase ho pianto mentre registravo questa canzone nel testo di 15, non fa in tempo a scoprire il primo messaggio nascosto che subito nota qualcos'altro. Altre maiuscole nelle altre canzoni. Nel libricino dei testi di Fearless non c'è un solo messaggio segreto, ce ne sono tanti, ce ne sono in tutte le canzoni. Si potrebbe fare una nuova canzone mettendo insieme tutti i messaggi segreti. Chiaramente la voce si diffonde. Non passa molto tempo prima che i fan si barrichino in casa e inizino a mettere in fila tutte le lettere maiuscole di ogni singola canzone, armati solo di carta, penna e per affrontare la situazione sostanze. Ora, alcuni di voi molto gentilmente mi hanno mandato la foto dei testi del libricino di Fearless, così che io potessi analizzarli scientificamente e risolvere il codice da Swiftie. Ho fatto gli esercizi e sto per dirvi che cosa ho trovato. Allora, nella canzone Love Story la frase nascosta è Someday I'll find this, cioè
un giorno troverò questo. Ma questo cosa? Avrei apprezzato molto se il resto delle lettere maiuscole avesse composto la frase sto cazzo, ma evidentemente Taylor non è così poetica come sembra. La canzone Love Story infatti cosa racconta? Racconta di lei che incontra un ragazzo e per come lo vede le parte un flashback della sua vita precedente. Praticamente lei nella vita precedente era Giulietta mentre lui era Romeo. Tra l'altro due amanti che sono morti male per avere frainteso un messaggio segreto. La canzone parla dunque di questa esperienza, questi due amanti che si rincontrano in un'altra vita. Quindi Taylor si augura di trovare questo amore un giorno. Nel frattempo però noi abbiamo trovato le lettere maiuscole, che secondo me è molto più soddisfacente di una storia d'amore in cui alla fine muoiono tutti sicuro. Ma non finisce qui ragazzi, perché a questo punto passiamo alla canzone Hey Stephen. Questa è una bomba che scoppia ragazzi e genera il caos, perché la frase nascosta nel codice da Swiftie è Love and Theft. E che è Love and Theft? È proprio il nome della band che apriva i concerti di Taylor Swift durante l'era precedente. Per Taylor Swift ogni album equivale a un'era, cioè lei scandisce il suo tempo in ere, quindi familiarizzate con questa parola. E come si chiamava il cantante di quella band, Love and Theft? Stephen Barker Lyle. Stephen ragazzi, come il titolo della canzone, Hey Stephen, canzone in cui Taylor canta cose tipo: non posso farci niente se sembri un angelo, non posso farci niente se voglio baciarti sotto la pioggia, Hey Stephen, ti ho nascosto questo sentimento. Cioè Taylor aveva una cotta per il ragazzo che le apriva i concerti, Stephen, ma Stephen non capiva che i concerti non erano l'unica cosa che lei voleva che le aprisse. Stephen, dovevi aprirle anche il tuo cuore. E Stephen come reagisce quando scopre che Taylor Swift aveva una cotta per lui e lui non l'aveva capito? Stephen si trova in stato vegetativo da 17 anni, non reagisce più agli stimoli da allora. Scherzo, però penso che un po' di shock gli sia rimasto. Ora ragazzi, questo giochetto che ha fatto Taylor Swift di infilare i fattacci suoi negli easter egg e di coinvolgere altre persone negli easter egg funziona da Dio. Taylor capisce presto che le Swifties non vogliono più solo ascoltare le sue canzoni, vogliono risolvere un mistero. La community infatti impazzisce per il gioco delle lettere maiuscole. Le Swifties creano lunghi thread su Twitter per confrontare ciò che ognuna di loro ha scoperto. Si comportano come se dovessero risolvere un cold case e così Taylor ci mette la firma. Da questo momento in poi inizia a costruire il Taylorverse. Ogni persona che entrerà nella sua vita e soprattutto che uscirà dalla sua vita diventerà automaticamente un personaggio del Taylorverse. Verrà narrato nelle sue canzoni e l'identità di questa persona potrà essere scoperta attraverso degli indizi che Taylor seminerà nelle canzoni e che solo i fan potranno interpretare. Alcuni verranno dipinti da Taylor come buoni, altri verranno scaraventati tra i cattivi. Lei ovviamente sarà sempre la protagonista e quasi sempre nel ruolo della vittima, quella bastonata, tradita, manipolata. Lei stessa canterà It's me, hi, I am the problem, it's me. Non so se avete mai sentito questa canzone di Taylor Swift. Ecco, in questa canzone lei dice sono io, ciao, sono io il problema, sono io. Ora ragazzi, riepilogare tutto il Taylorverse è impossibile, non è possibile questa cosa, abbiate pietà di me. Ma per farvi capire il livello di follia narrativa di cui stiamo parlando, tocchiamolo il Taylorverse, tastiamolo appena, proprio con la punta delle dita, con i guanti. Tutto comincia nel 2010, quando Taylor Swift si mette con John Mayer, una scelta coraggiosa. John Mayer infatti ha delle recensioni piuttosto negative da parte delle sue ex, ma soprattutto da parte dei terapisti delle sue ex. Il quadro che ne esce fuori è quello di un manipolatore seriale con la passione per il ghosting. La sua ex Jessica Simpson, per esempio, nella sua autobiografia scrive che John aveva il talento di tirarla dentro la relazione e poi sparire, poi riapparire e poi sparire di nuovo, riapparire e sparire. Io già mi altero quando fa così il wifi. Secondo Jessica, John per l'esattezza l'avrebbe lasciata 9 volte, ogni volta via email. E altre cose terribili racconta. L'anno dopo John Mayer si mette con Jennifer Aniston e
dalla rottura con Jennifer Aniston, perché a un certo punto si lasciano, lei se la tiene, ragazzi, lei non racconta assolutamente niente, non dice una parola contro di lui. Per fortuna ci pensa lui da solo a rovinare tutto, dichiarando ai giornali: ah, lei non sa usare la tecnologia, lei non sa usare Twitter, non sa usare BitTorrent, probabilmente spera che torni il 1998 e tutta una serie di altre affermazioni che sembrano sottintendere Jennifer era troppo vecchia per me. Jennifer infatti, ragazzi, aveva 8 anni più di John. Lei era una donna adulta e vaccinata, lui palesemente doveva ancora finire l'asilo. Ora, quando Taylor Swift conosce John Mayer e lui la corteggia, cosa fa? Scappa? No, ignora tutti questi segnali luminosi, tutte queste red flag lampeggianti e ci si mette insieme. Lei d'altronde ha 19 anni, è giovane, crede ancora nella specie umana, cioè crede ancora, non lo so, che le ex possano sbagliarsi, mentre lui ne ha 32. Sulla carta è legale, ma ovviamente finisce male. Lui infatti pare che pochissimi mesi dopo essersi messo con Taylor Swift sia cambiato con lei. Pare che abbia smesso di dimostrarle cotanto amore, diventando freddo e passando dall'essere il principe azzurro all'essere un frigorifero classe A++++. Si lasciano. Pochi mesi dopo Taylor Swift pubblica una canzone dal titolo Dear John, cioè Caro John, una canzone di 6 minuti, cioè la canzone dura più del loro fidanzamento. Non serve essere un detective per capire chi sia questo John. La canzone infatti dice: non credi che io fossi troppo piccola per essere presa in giro? Non credi che 19 anni siano troppo pochi per essere vittima dei tuoi macabri, folli giochetti? Tutte le ragazze che hai prosciugato hanno gli occhi stanchi e privi di vita perché tu le hai bruciate. Il caro John Mayer viene immediatamente assalito dalle Swifties. La sua sezione commenti diventa un luogo di penitenza e rimprovero. E così John Mayer diventa il primo villain ufficiale del Taylorverse, l'uomo adulto che ha ferito la giovane Taylor, il cattivo della stagione 1. Dopodiché inizia l'arco narrativo successivo. Taylor Swift si mette con Jake Gyllenhaal, vabbè, quello di Donnie Darko. I due hanno una relazione intermittente, tira e molla, che nel 2012 finisce. Si dice che lui le abbia dato buca non presentandosi alla festa del suo 21° compleanno. Così Taylor, finita la festa, torna a casa, chiude la porta, esegue un piantino e fabbrica un album in 3 mesi. Ragazzi, non sto scherzando, Taylor Swift fabbrica quest'album in 3 mesi. 3 mesi che sono ovviamente quante settimane? 13. Indovinate chi sarà promosso a cattivo della stagione 2? Ovviamente quello di Donnie Darko. L'album si chiama Red e tra le tante canzoni c'è la canzone All Too Well, che è palesemente riferita a lui, a quello di Donnie Darko. Questa canzone dura 10 minuti. No, vabbè, la versione originale in realtà era poco più di 5 minuti. Poi ne ha rilasciato una seconda versione da 10 minuti, poi ne ha rilasciato una versione da 15 minuti, uscirà a breve la versione da 3 mesi. In questa canzone Taylor descrive una relazione in cui la protagonista soffre male per via di uno che la lascia, la riprende, la lascia, la riprende, insomma una relazione intermittente. Ora, nella canzone c'è un passaggio che diventa leggenda, cioè quello in cui dice: ho lasciato la mia sciarpa rossa a casa di tua sorella e ce l'hai ancora nel cassetto anche adesso, ma tu indossi la mia vecchia sciarpa di quella primissima settimana perché ti ricorda l'innocenza e puzza di me. Carlo ha sentito la parola puzza e si è sentito chiamato in causa. Le Swifties, il fandom, ragazzi, comprende anche maschi, però di solito nei fandom si usa il femminile universale. Le Swifties, ormai abituate a indagare su tutto, si attivano come se gli avessero chiesto di risolvere il caso di Garlasco. Si va alla ricerca delle foto di Taylor Swift con una sciarpa rossa. In particolare si cerca una foto di lei con una sciarpa rossa che sia stata scattata nei primi mesi della sua relazione con quello di Donnie Darko, perché si vuole capire se sta sciarpa rossa esista veramente e se veramente lui se la sia tenuta nel cassetto e non gliel'abbia più restituita.
Viene effettivamente trovata una foto di Taylor Swift che indossa una sciarpa rossa, eccola qui. Una sciarpa che in effetti ha indossato nei primi mesi della sua relazione con quello di Donnie Darko e che poi non ha mai più indossato. Scoppia il caso della sciarpa scomparsa di Taylor Swift. Jake Gyllenhaal viene accusato di essere un ladro di sciarpe. È il primo uomo nella storia ad essere cancellato per un motivo simile. La piattaforma eBay gli chiederà sui social: "Compà, la vendi sul nostro sito?". Un giorno viene intervistata la sorella di Jake Gyllenhaal, Maggie Gyllenhaal. L'intervistatore gli fa la domanda da $1 milione: "È vero che Taylor Swift ha lasciato una sciarpa rossa a casa tua?". Is it true that Taylor Swift left her scarf at your house once? Maggie, una donna innocente che non ha fatto niente per entrare nel Taylorverse, risponde completamente spaesata, dice: "Ma perché tutti mi fate questa domanda? Non lo so, ma è assolutamente possibile", conclude. I never understood why everybody asked me about this scarf. Yeah. I am in the dark about the scarf. Okay. It's totally possible. I don't know. Al che accade qualcosa che apre una nuova pista. Un fan nota che in una delle prime foto insieme a Jake, Taylor Swift indossava questa sciarpa blu con strisce rosse. E poco dopo la rottura, Jake Gyllenhaal era stato paparazzato con quella stessa sciarpa. L'abbiamo trovata! Lei infatti, ricordiamolo, canta nella canzone: "Ma tu indossi la mia vecchia sciarpa di quella primissima settimana perché ti ricorda l'innocenza e puzza di me". Quindi caso chiuso? Fine delle indagini? Tutti a casa? No, perché nel 2022 Taylor romperà il silenzio e dichiarerà: "Raga, la sciarpa era una metafora. Ho detto che è rossa perché rosso è il colore dell'album, si intitola Red, rosso in inglese. E quando vi dico che era una metafora, posso fermarmi. Capitemi". And I think when I say it's a metaphor, I'm just gonna stop. And I'm gonna say thanks for the incredible question to whoever asked it. La parola metafora aprirà la fase 2 del complotto. La nuova teoria sarà che la sciarpa rossa rappresenti la sua verginità, ovviamente perduta a casa della sorella ignara, ma al che non mi spiego in che senso lui indossi ancora quella sciarpa perché puzza di lei. La leggenda cresce a livelli mitologici. Durante un concerto di Taylor Swift, una fan si presenterà con un cartonato di Jake Gyllenhaal intorno al quale ha avvolto una sciarpa rossa. Arte contemporanea. Tra l'altro vi ho già detto che Taylor realizzerà una versione estesa di questa canzone, una versione da 15 minuti. Quello che non vi ho detto è che questa versione da 15 minuti verrà accompagnata da un cortometraggio diretto da lei. Ed eccola qui, la sciarpa rossa della discordia, la presunta verginità di Taylor Swift. Dopo quello di Donnie Darko, Taylor si mette con Harry Styles. Taylor si mette con Harry Styles, il ricciolino degli One Direction, quello che all'epoca faceva svenire le adolescenti, le loro madri e anche i loro padri. I fan li sgamano subito, ma subito ragazzi, perché Taylor viene paparazzata con questa collana, una collana a forma di aeroplanino di carta, guarda caso identica a quella che Harry indossa spesso. Sarà Harry Styles il nuovo cattivo del Taylorverse nella stagione 3? Coming soon. La loro relazione dura tipo 2 mesi, ma 2 mesi ragazzi molto intensi. Si baciano in pubblico la notte di Capodanno a New York alla fine del countdown. Poi partono per una vacanza tropicale e lì si lasciano. Taylor infatti torna dopo tipo 3 giorni da sola con la barca, lo sguardo perso nel vuoto e, attenzione, un vestito azzurro come il ghiaccio che ha dentro. Taylor Swift pubblica il suo nuovo album 2 anni dopo. Per metabolizzare Harry Styles ci vuole un po' più tempo. Nell'album c'è una canzone che si intitola Style.
per evitare fraintendimenti. Mentre nella canzone Out of the Woods canta Taylor: lo scorso dicembre siamo stati costruiti per poi cadere a pezzi. Dicembre, data in cui avevano reso pubblica la loro relazione e si erano baciati a Capodanno. E poi canta Taylor: la tua collana appesa al mio collo, 2 aeroplani di carta che volavano. Diciamo che non si impegna troppo per non far capire di chi stia parlando. Nel video indossa persino un vestito azzurro uguale a quello della barca. Ma naturalmente, ragazzi, Taylor Swift non può permettersi di dipingere Harry Styles come un cattivo, ma non esiste. Le fan degli One Direction la brucerebbero in piazza sul rogo mentre le cantano Baby you light up my world like nobody else. Quindi, per una volta, nel Taylorverse succede una cosa particolare. Nel loro arco narrativo entrambi sono vittime di un sistema tossico, vittime della pressione mediatica, vittime dei lupi famelici che vogliono spolparli. E quindi Harry Styles si salva. Harry resta un buono e il Taylorverse va avanti. Ma il cattivo ufficiale del Taylorverse è ovviamente Kanye West. Lui non è un villain qualunque, lui è il Thanos del suo multiverso, quello che compare nella prima stagione e continua a tornare nelle altre. Taylor lo sconfigge e lui torna, Taylor lo risconfigge e lui torna meno lucido di prima, più Kanye che mai. Per capire perché vi consiglio di recuperare questo video, però, il primo capitolo della Kanye West saga. Kanye se la gioca solo con un altro super cattivo del Taylorverse, Scooter Braun, il manager che un giorno si sveglia, si fa un caffè e compra l'etichetta che possiede i master dei primi 6 album di Taylor Swift, cioè le registrazioni originali, e glieli strappa così dalle mani. Lei a Scooter Braun non dedica una canzone, lei direttamente rifà tutti i suoi album, li registra da capo. Ma per quanto riguarda questa faida vi rimando invece a questo video di Filippo. Il Taylorverse diventa via via sempre più complesso, finché i fan non si limitano più ad ascoltare le canzoni, le devono studiare, si organizzano, aprono discussioni, si prendono giorni liberi da lavoro, suppongo, quando esce un singolo di Taylor Swift. Ogni teoria formulata da una Swiftie per interpretare qualche frase della sua canzone genera decine di nuove discussioni sui social. Nei commenti la gente formula nuove teorie da cui partono altre discussioni. La follia investigativa raggiunge anche i non fan, quelli che di Taylor Swift conoscono solo Shake It Off, Shake It Off. Anche loro iniziano a partecipare a questo gioco mystery. Taylor Swift infatti a questo punto è un gioco da tavola, c'è proprio una escape room, un Cluedo, è una cantante gialla nel senso dei libri gialli. C'è un mistero, ci sono gli indizi e tu devi risolverlo. Ben presto gli easter egg Taylor li porta anche fuori dalla musica. In che senso? Un giorno su Tumblr diventa virale questo post di un utente sconosciuto. L'utente posta la foto di una ragazza identica a Taylor Swift. La didascalia dice: questa è la mia amica Becky, era una ragazza felice finché una notte ha sniffato marijuana a una festa, è morta sul colpo, per favore non fate come Becky. Sotto qualcuno commenta: sono abbastanza sicura che quella sia Taylor Swift, ma l'autore risponde: no, è Becky. Anni dopo, ragazzi non sto scherzando, letteralmente anni dopo, Taylor Swift verrà paparazzata con una maglietta gialla con scritto sopra: no, è Becky. Caro John, Jennifer Aniston non capiva la cultura dei social media, non capiva i meme. Con Taylor Swift che scusa hai avuto? Lei che li crea i meme. Comunque questa battuta, no it's Becky, la capisce solo chi fa parte delle Swifties da anni, chi pratica lo swiftianesimo dai suoi albori. Quindi iniziare a essere una Swiftie significa fare come per le serie TV. Devi recuperare le stagioni precedenti, altrimenti non capisci niente. That's Taylor Swift. No, it's Becky. Un po' come anche iniziare a seguire questo canale. Vi faccio un altro esempio. Un giorno Taylor posterà su Instagram la foto dei suoi mocassini rossi. Sembrano scarpe normali, vero? No, sono le stesse scarpe che indossava ai concerti quando cantava Red. E
Infatti, pochi giorni dopo aver pubblicato questa foto, annuncerà il reboot dell'album Red. Con il passare del tempo, l'analisi degli easter egg di Taylor Swift si fa ossessiva. Veramente, la soglia tra entusiasmo e ossessione diventa sempre più sottile. Nel 2019, in particolare, succede un episodio che rivela che la situazione sta sfuggendo di mano. Taylor Swift pubblica questa foto su Instagram delle palme, un innocente paesaggio. Come vedete, Taylor mette in descrizione 7 emoji di palme e i fan iniziano a farsi delle domande. Iniziano per esempio a postare roba come questa. Come vedete ci sono calcoli frenetici fatti sopra la foto. E che cosa si deduce da questi calcoli? Che le palme in foto sono 7. 7 come le emoji scritte da Taylor. E che significa questa cosa? Boh, vabbè. Il giorno dopo Taylor posta quest'altra foto, una foto in cui è seduta su una scalinata e le Swifties notano subito la cosa più evidente, cioè tu guardi la foto, la prima cosa che vedi qual è? Taylor è seduta sul 6° gradino, ovvio. Ora, 7 palme, 6 gradini, 7, 6... Oh mio Dio, stiamo facendo un conto alla rovescia. Taylor rilascerà il nuovo album tra 6 giorni. È matematico. Il giorno dopo Taylor posta questa foto. Le Swifties, che a questo punto hanno perso il contatto con la realtà, contano i buchi della recinzione. Ce ne sono 5 giusto. 7, 6, 5, ci siamo. Tra 5 giorni uscirà l'album nuovo di Taylor Swift. Poi arriva il giorno successivo e Taylor non posta niente. 5 giorni dopo l'aria è tesa come il 21 dicembre 2012. Stessa suspense, stessa ansia, stessa follia collettiva. E allo stesso modo, come il 21 dicembre 2012, dopo tante aspettative, alla fine non succede niente. Taylor non rilascia nessun album. Fu allora che le Swifties capirono di aver varcato il limite. Da allora le Swifties si prendono per il culo da sole, cioè proprio usano la frase ma c'erano 5 buchi nella recinzione per prendersi in giro quando iniziano a esagerare, quando sovranalizzano qualunque cosa, quando vedono un easter egg anche nelle piastrelle del bagno di Taylor Swift. Nascono anche i meme, tra cui questo capolavoro, il finto nuovo album di Taylor Swift dal titolo 5 buchi nella recinzione. Ma gli easter egg, ragazzi, non sono niente, sono solo la punta dell'iceberg, sono il modo più soft con cui Taylor prova a creare vicinanza coi fan. Crea un gioco fondamentalmente, è come un puzzle da risolvere tutti insieme. Cosa può esserci di pericoloso in un puzzle? Tuttavia succede una cosa curiosa, quasi un effetto collaterale. The Taylor Swift engagement, super shocking at first, but now that I'm like actually processing that the artist that I've known for the longest in my life, I sat there for a moment and I was like, holy fucking shit, like she's engaged, like go girl, be happy. Le fan di Taylor Swift iniziano a essere criticate perché si comportano come se fossero veramente amiche della loro beniamina. In che senso? Nel senso che quando Taylor Swift inizia una relazione ed è felice, loro sono felici. Quando però Taylor è triste o comunque attraverso un momento difficile, loro soffrono come se fosse successo a loro. Ora, quando le fan sentono che è stata ferita, quando trovano un indizio nelle sue canzoni che fa capire chi l'ha ferita, questo presunto colpevole viene attaccato. La parola che ho visto usare più spesso per definire le Swifties è protettive. Le Swifties sono molto protettive con Taylor Swift, sentono di doverla proteggere. Questo significa che se litighi con Taylor Swift devi disattivare i commenti, tendenzialmente. Io credo, ragazzi, che l'illusione di essere ricambiate da Taylor Swift nel sentimento contribuisca parecchio ad alimentare questo clima. D'altronde Taylor in passato è stata veramente vicina ad alcuni fan, no? Ha scritto a una di loro una lettera dopo un incidente, a uno ha fatto le congratulazioni per la laurea, li ha fatti sentire speciali e così in un certo senso i fan sentono di dover ricambiare, anche se lei quelle lettere a conti fatti le ha scritte tipo a 13 persone in croce, però tutti i fan sentono di dover ricambiare, anche perché secondo me
molti fan sotto sotto sperano di essere i prossimi. Ovviamente ragazzi, mi pare ovvio, parlo soprattutto delle Swifties americane, quelle che hanno speranze. Ora, dove voglio arrivare? Secondo me anche gli easter egg fanno la loro parte nel far sentire le fan amiche di Taylor Swift, perché i messaggi nascosti creano la sensazione di condividere un segreto con lei, come dicevamo all'inizio, e niente unisce le amiche più dei segreti, come sa chi ha visto Pretty Little Liars. A tal proposito dovete guardare questa. Trovo significativa questa occhiata complice che Taylor si scambia con i fan dopo che qui l'intervistatore le chiede cosa significa la sciarpa rossa, le fa una domanda del genere. Ecco, Taylor e i fan hanno proprio quell'atteggiamento che si ha in un gruppo di amici, no? Quando tu e la tua amica sapete qualcosa, vi guardate ma dovete fare finta di niente davanti agli outsiders. Sentite le risatine complici dei fan. Basically, you stop it. Ora, immagina che Taylor sia la tua compagna di classe interrogata, ma tutti sapete che il giorno prima invece di studiare ha dormito da Pier Giorgio. Basically, the scarf is a metaphor, and we turned it red because red is a very important color in this album, which is called Red. Le fan di Taylor la trattano veramente come se fosse loro sorella. Tipo in questi giorni è andata virale su TikTok la saga di una ragazza che ha pubblicato un video dicendo ho cambiato legalmente il mio nome in Caroline Melissa Taylor grazie a Taylor Swift, cioè per Taylor Swift. Parole forti, sentite. Changed my name to Caroline Melissa Taylor because of Taylor Swift. If you don't like that, go touch grass. Nel video Melissa chiede al pubblico di far sapere a Taylor che l'ha fatto, cioè di farle arrivare la voce, perché, parole sue, non so se già lei sa che l'ho fatto. Also, if anyone can let Taylor know, because I still don't know whether or not she knows I did this. Ma no, che non lo sa, ma ti pare? Nei commenti sta ragazza viene massacrata, le dicono che è pazza, che è una stalker, che è ossessionata da Taylor Swift, tutte accuse a cui lei risponde con una serie infinita di TikTok in cui dice di non avere un'ossessione per Taylor Swift, non è vero, ma fa anche di tutto per smentirsi. I will happily show you that I have a autograph heart tattooed on my hand and the fact that I've actually changed my name to Caroline Melissa Taylor. And I'm proud of it. It makes me happy, and that's all that matters. Cioè, attenzione, Melissa Taylor non è una fan ossessionata di quelle che si appostano sotto casa di Taylor e quindi sembrano pericolose anche per la stessa Taylor. Lei è una fan che, cioè, la cui ossessione danneggia solo se stessa, tipo si è tatuata l'autografo di Taylor Swift. Ovviamente emerge un possibile disagio perché comunque sembra essere troppo impegnata a essere felice per Taylor Swift. Viene da chiedersi se le resti energia per vivere la propria vita e inseguire la propria di felicità. Per esempio in altri video Melissa parla del fidanzamento di Taylor Swift con Travis Kelce, si sono fidanzati da poco, no? Lui le ha fatto la proposta e lei ne parla con gli occhi lucidi come se si stesse per sposare sua sorella. I don't know about you guys, but I'm still randomly going through my day-to-day life just grinning because Taylor Swift is engaged. E non stiamo parlando di un adolescente, è una donna adulta, Melissa Taylor. Quindi questo è il clima che si respira nel fandom, soprattutto, ripeto, nel fandom americano. Taylor è la tua migliore amica. She was like my best friend without actually knowing her. I've been like this with her like all throughout my childhood. Ovviamente ragazzi al costo di essere pesante e ripetitiva perché metto troppe mani avanti. Lo so che la maggior parte delle Swifties si fa i fatti propri, paga le tasse, ascolta gli album in pace senza farsi troppe seghe mentali, ma le Swifties che fanno più rumore danno questa impressione e soprattutto la davano in passato quando Taylor simulava questa pseudo relazione coi fan. A questo punto infatti sorge spontanea una domanda. Che cosa succede quando questo mondo, fatto di messaggini segreti nascosti nelle canzoni, la sensazione di essere visti da Taylor Swift, ricambiati nell'amore da Taylor Swift, incontra, per disgrazia, una persona incapace di rispettare i confini?
succede che la relazione parasociale diventa tossica e diventa un problema ingestibile. Succede che la gentilezza di un artista coi suoi fan le si ritorce contro e si trasforma in un inferno che decisamente non si meritava. Gli stalker. Lo stalker infatti non è un fan equilibrato, non è uno Swiftie. Il suo disagio non consiste nel tatuarsi il nome di Taylor Swift e basta, si leva dalle balle. È il più delle volte una persona con dei gravi problemi relazionali, dei gravi problemi nel rispetto dei confini altrui e spesso, nella maggior parte dei casi più gravi, con un disturbo delirante, cioè un disturbo mentale in cui il soggetto, lo stalker in questo caso, è convinto di qualcosa che non è reale, tipo che Taylor Swift lo ami o che potrebbe amarlo se lui continuerà a scriverle abbastanza messaggi, email, lettere inquietanti, se si apposterà sotto casa sua abbastanza volte o se la minaccerà di uccidere. Uno dei deliri più frequenti infatti è quello di tipo erotomanico, la convinzione che un'altra persona, spesso famosa, spesso irraggiungibile, sia innamorata di lui, del soggetto di cui stiamo parlando. Ed è qui che il disturbo può diventare abusante, può diventare stalking, perché ogni rifiuto viene interpretato come un segnale positivo, cioè della serie: se Taylor non mi risponde non lo fa perché è timida, se mi blocca, sta giocando, che giocherellona, mi faccio un altro profilo così le scrivo di nuovo. Ma attenzione, perché esiste anche un delirio molto comune che quando si combina con quello erotomanico crea proprio lo stalker perfetto, lo stalker più inquietante di tutti. Il delirio di riferimento. Il delirio di riferimento funziona così: il soggetto è convinto che tutto ciò che gli accade intorno contenga messaggi segreti rivolti personalmente a lui, cioè degli easter egg. L'universo ti manda easter egg. Per esempio, puoi pensare che la nuova canzone di Taylor Swift contenga una frase dedicata a te. Puoi pensare, vedendo un'intervista di Taylor Swift, che stesse indossando un vestito del tuo colore preferito perché voleva piacere a te. Capito? Li trovi i segnali, perché se vuoi vedere easter egg nell'universo, li trovi come i 5 buchi nella recinzione. Vedi quello che vuoi vedere. Ad esempio, ragazzi, io sono nata il 26 maggio. 2 più 6 fa 8, che sommato al 5, cioè il numero del mese di maggio, fa 13. Coincidenze? No! Ovviamente Taylor Swift ha scelto il 13 come suo numero fortunato per questo. Questa ossessione non lascia scampo alla vittima, perché qualunque cosa dirà o farà, qualunque, ragazzi, potrà essere interpretata come una prova. Non importa quanto casuale, quanto insignificante, quanto completamente scollegata sia dalla realtà. Nel delirio di riferimento diventa un segnale troppo evidente per essere ignorato. Ed ecco come gli easter egg le si ritorcono contro. Taylor Swift, famosa per seminare messaggi segreti, diventa una calamita per soggetti problematici con deliri di riferimento. Ora, stiamo per entrare nel merito, ma pretendo che sia chiarissima una cosa, perché adesso andremo a peggiorare. In nessun modo la colpa può essere attribuita a Taylor Swift. È importante per me che la vostra mente faccia uno scatto. Sì, esistono persone pericolose che possono attivarsi per un mio comportamento innocente. Se io mi mostro troppo disponibile con i fan, potrei attirare più stalker. Può darsi, ma questo non significa che sia una responsabilità mia, che io debba cambiare il mio comportamento per evitarlo. La responsabilità è delle persone che devono imparare a gestirsi, ed è responsabilità della società, quindi della famiglia, delle scuole, delle istituzioni, insegnare i confini, l'autocontrollo, il rispetto, quando ancora non è troppo tardi. Non possiamo costruire la nostra vita sulla patologia altrui, anche perché le patologie sono troppe. Non possiamo vivere calcolando i nostri comportamenti, pensando a ogni conseguenza sulla mentalità dei criminali. Non possiamo privarci di fare il nostro percorso per evitare di attrarre le attenzioni criminali, perché altrimenti non viviamo più. Diventiamo tutti burattini senza personalità. Un involucro di prudenza. Tutti ci comportiamo allo stesso modo per non smuovere i criminali. Se Taylor Swift ha messo gli easter egg, se aveva il prio di essere gentile coi fan, se ha fatto quello di cui stiamo per parlare, non significa che la gente possa oltrepassare i limiti del buonsenso e dire in giro di averla sposata e avere dei figli con lei, o minacciarla di morte se non lo farà. La mia intenzione qui è soltanto quella di entrare nella mente morbosa e irrispettosa degli stalker usando il caso di Taylor Swift. Chissà,
Chissà che qualcuno non veda questo video e capisca che il proprio comportamento è problematico. Questa è una cosa importante, ragazzi, che voglio che capiate adesso, perché l'abitudine di Taylor Swift di fare amicizia con i fan a questo punto scivola in un territorio molto molto delicato e borderline. Lasciate che vi parli delle secret session. Il 15 dicembre 2014 Taylor Swift rilascia un'intervista a Barbara Walters. In questa intervista spiega quanto il rapporto coi fan sia fondamentale per lei. È l'unica cosa che le impedisce di impazzire, a detta sua. It's the only thing that keeps me not feeling overwhelmed by the abnormality of my life. 1989 è il titolo dell'album che Taylor sta per rilasciare nel 2014. Attenzione, è il suo primo album pop, il momento in cui abbandona ufficialmente il country, quindi lei passa dall'essere una cantante country all'essere una pop star. Ma non è l'unica novità, ragazzi, perché a questo punto Taylor fa qualcosa di completamente folle. Folle, ragazzi, una cosa che nessuna celebrità aveva mai osato fare prima e per motivi più che comprensibili. Probabilmente nessuna celebrità ha mai nemmeno pensato di fare una cosa del genere. Taylor apre Tumblr e individua i suoi fan più attivi, quelli che postano di più, che commentano di più i suoi post, che la conoscono meglio. Entra nei loro blog, li legge, li studia e poi scrive a ciascuno di loro in privato. Non scrive dal suo profilo personale, ovviamente, ma dalla pagina Taylor Nation, la pagina ufficiale del suo fan club, che poi è una pagina sua che lei condivide col suo team. E Taylor manda questo messaggio a ognuno di loro. Abbiamo notato che sei un grande fan e ci piacerebbe avere più informazioni su di te. Immagina essere un fan e leggere questo messaggio. Qual è la prima cosa che pensi quando ti risvegli dallo svenimento? Te lo dico io cosa pensi, non pensi assolutamente niente perché hai appena avuto un ictus. Quindi a questo punto ti limiti a scrivere ok, va bene, cosa volete sapere? Lo staff a quel punto chiede a ogni fan il suo nome, il suo numero di telefono, la sua data di nascita e la sua email. Passano alcuni giorni in cui i fan iniziano a pensare di aver fatto un sogno molto vivido, ma poi all'improvviso il loro telefono squilla. Rispondono e dall'altra parte c'è la voce di un tizio dello staff di Taylor Swift che gli dà un indirizzo e gli dice: presentati a questo indirizzo alle 8 del mattino, non dirlo a nessuno, mi raccomando, è un segreto, ci vediamo lì. La risposta logica, ragazzi, sarebbe no grazie, preferisco non avventurarmi in situazioni che potrebbero facilmente tradursi in un sacrificio umano. Però è Taylor Swift, quindi vale la pena rischiare di ritrovarsi sopra un altare per capire che cosa sta per succedere. E infatti tutti dicono di sì, ma ci mancherebbe altro. Al punto di ritrovo scoprono di essere in tanti, sono esattamente 89, come 1989, l'album che Taylor sta per rilasciare. Cioè, perlomeno ne ha invitati 89 e non 1989, perché poteva pure essere, conoscendola. Comunque, oltre a questi 89 ci sono pure i genitori dei pochi minorenni presenti, perché sono in pochi i minori. Vabbè, i fan vengono fatti salire su un pullman e vengono deportati a casa di Taylor Swift. Vi giuro, ragazzi, lei li aspetta a casa sua col grembiulino, tra l'altro, perché ha cucinato i biscotti per tutti. Però attenzione, lei non si palesa subito. Prima i fan entrano, trovano i biscotti, diciamo, in giro per casa, quindi mangiano i biscotti fatti da Taylor Swift e firmano un NDA, un accordo di riservatezza. Non potranno mai raccontare nulla di ciò che succederà in quella casa. Meno male che non è Diddy. Poi arriva Taylor. Urla, panico generale. Taylor si siede in salotto coi fan, si mette a chiacchierare con loro.
si scatta le Polaroid con loro e gliele regala, mangia biscotti con loro e mette su un po' di musica, ma non una musica qualunque, ragazzi, mette il suo nuovo album. Taylor Swift fa ascoltare in anteprima il suo nuovo album a 89 persone. Tutto questo pigiama party, ragazzi, dura circa 8 ore, anche 10 qualche volta, perché lei dicono quelli che ci sono stati che non cacciava nessuno. 8 ore durante le quali lei faceva letteralmente amicizia con i suoi fan, cioè proprio ha annullato l'ultimo confine, ha eliminato l'ultima distanza, capito? Li ha invitati a casa sua e non lo fa una volta sola. Questa esperienza Taylor la replica in varie città, nelle sue varie case, talvolta anche in stanze di hotel se non ha una casa a disposizione, però spesso nelle sue case, che se ci pensate è un atto di fiducia enorme. Cioè, cosa c'è di più intimo di invitare le persone a casa tua? Più di questo possiamo solo andare a convivere. Ma attenzione, come vi dicevo, è un segreto. I fan invitati non possono dire una parola, non possono raccontare sui social di aver partecipato a questo evento, devono aspettare che sia Taylor a farlo per prima. Non possono mettere foto, non possono fare spoiler delle canzoni, non possono dire di essere stati a casa sua, non possono dire niente. Ma secondo voi può essere mai che nessuno racconta niente? Cioè, può essere mai che 89 persone vanno a casa di Taylor Swift e la voce non gira? Ovviamente qualcosa si mormora. Sono voci di corridoio, però sono abbastanza per fare agitare il mondo delle Swifties. Sono tutte che si chiedono: ma cosa sta succedendo? Sta succedendo qualcosa? Perché alcune Swifties hanno raccontato di avere ricevuto un messaggio da Taylor Nation? E alla fine la verità esce fuori. Taylor Swift stessa pubblica il video delle secret session ed è allora che scoppia il caos. This is how I met Taylor Swift in her living room. I'm scared. A questo punto, infatti, i fan che sono stati a casa di Taylor hanno il via libera, possono raccontare quello che hanno visto, possono raccontare la loro esperienza, e quando iniziano a scrivere sui social cose tipo: raga, ma non potete capire, siamo stati a casa di Taylor Swift, abbiamo conosciuto i suoi gatti, ci ha fatto i biscotti, è bravissima a cucinare, siamo stati seduti con lei sul divano ad ascoltare il suo nuovo album, non vi possiamo dire nulla, però le canzoni sono troppo belle. La traccia numero 5, fidatevi, vi piacerà da impazzire. Madonna, quanto vorrei dirvelo, ma proprio non posso dirvelo, è un segreto tra noi e lei. Ragazzi, a questo punto tra le Swifties divampa la gelosia. Gli altri fan si chiedono perché loro sì e io no. Nello stesso anno, a dicembre, Taylor ne pensa una nuova. Nasce lo Swiftmas. Di nuovo Taylor seleziona personalmente alcune delle fan più attive su Tumblr, spia i loro blog, legge i loro post e poi scrive loro in DM. Ma stavolta manda loro un'emoji natalizia, dal nulla, senza contesto, cioè ci sono fan che ricevono su Tumblr in privato un emoji di, ad esempio, un albero di Natale. Nel dubbio le fan impazziscono. Che significa sta cosa? È un segnale? O qualcuno ha hackerato Taylor Swift? La risposta arriva qualche giorno dopo e arriva a casa loro. Ognuna infatti riceve un pacco misterioso. Dentro ci sono regali, una lettera di Buon Natale scritta a mano da Taylor Swift e un biglietto per il suo prossimo concerto. E la cosa incredibile, ragazzi, è che i regali non sono casuali, sono personalizzati in base agli interessi di ciascuna ragazza. Cioè, Taylor ha spiato abbastanza bene i loro profili da capire esattamente cosa piaccia a ognuna di loro. Io non so come faccia questa cosa ad essere sia inquietante che carina. È carina solo perché la sta facendo Taylor Swift, l'avesse fatta Diddy. Addirittura alcune fan, le più fortunate, ricevono il pacco direttamente da lei. Se da Taylor Swift bussa fisicamente alla loro porta tipo corriere. Quando le fan ricevono questi pacchi entrano immediatamente in uno stato di iperventilazione probabilmente irreversibile.
Di nuovo, dopo aver consegnato i pacchi, Taylor pubblica sul suo sito un vlog, un montaggio di lei che prepara sti regali, delle fan, cioè delle reaction delle fan che aprono i regali e in sovraimpressione alla fine mette gli articoli di giornale che celebrano l'evento, lo Swiftmas. Vabbè, a questo punto quindi la sua amicizia con le fan diventa una strategia di marketing, cioè sicuramente le fa piacere, si impegna molto in questo, però comunque viene utilizzata come strategia per promuoversi e funziona, ragazzi. Taylor Swift viene dipinta dalla stampa come la pop star che ama i suoi fan più di tutte le altre. Lei è diversa dalle altre pop star, il successo non l'ha cambiata, è rimasta una di noi e chiunque può sperare di fare amicizia con lei, non è mica una divinità irraggiungibile come Alessandra Amoroso. Taylor continua quindi su questa strada. Negli anni successivi, ogni volta che sta per lanciare un album, ripete la stessa formula identica. Un mese prima dell'uscita individua i fan più attivi, spia i loro blog e poi scrive loro in privato invitandoli a casa sua. Viene coniato persino un termine, Taylorking, che indica Taylor Swift mentre spia il tuo blog. Un hashtag inventato dai fan, ma poi addirittura ripreso da lei stessa. Lei un giorno infatti lo userà per pubblicare foto di alcune sue fan molto giovani e commenterà dicendo: faccio cyberstalking perché mi importa. Hashtag Taylorking. Non un bel tweet col senno di poi, perché il messaggio che passa qual è? Se fai cyberstalking è perché ti importa. Così molti fan cominciano a postare di più, a commentare di più, a creare contenuti continui su Taylor Swift. A un certo punto si perde la spontaneità, diventa mera strategia da parte dei fan. I fan fanno veramente di tutto per farsi scegliere, vivono come se stessero facendo un provino per una secret session ogni giorno della loro vita. E così accade l'inevitabile, che alle successive secret session iniziano a essere invitati i fan più furbi, i più calcolatori e qualche volta inevitabilmente i più morbosi. Ad esempio, alla fine di una secret session a Rhode Island, Taylor si accorgerà che manca la carta igienica perché gliel'hanno rubata. I fan le hanno rubato la carta igienica. Poi l'idea che se ne sia accorta mentre era in bagno di essere senza carta igienica resta comunque molto relatable. Taylor però non si arrende e continua a farle ste secret session. Nel 2017 rilascia il pre-release della canzone Gorgeous. Un pre-release sarebbe una versione anticipata del brano, tipo un trailer della canzone che viene diffuso qualche giorno prima del brano ufficiale. Ora, all'inizio del pre-release si sente la voce di un bambino, così una fan scrive su Tumblr: ah, che carina la parte iniziale in cui si sente la voce del bambino, ma chi è? Taylor legge questo post, reblogga la fan e risponde: 300 persone lo sanno. Per il fandom questo è troppo, scoppia un breakdown di massa. Le stesse fan di Taylor Swift cominciano ad accusarla di favoritismo. Non è giusto, allora solo quei 300 valgono qualcosa, dove siamo a Sparta? C'è chi vive lontano dalle tue case e non ha la possibilità di essere scelto. Io sono una fan super attiva e non ho mai ricevuto un invito. Il clima diventa teso. A questo punto Taylor sente il bisogno di intervenire. Scrive infatti su Tumblr delle scuse, dicendo: oh mio Dio, stavo scherzando perché era per karma. Qui ragazzi vi confesso che sono andata un attimo nel panico perché ho pensato: e mo chi è Karma? Mi sono persa un personaggio e quindi mi sono messa a indagare per scoprire chi fosse Karma. Ho vagliato tutte le piste, ho cercato tra i nomi dei suoi manager, ho cercato di capire se avesse amici di nome Karma, se avesse un gatto di nome Karma. Mai avrei immaginato che Taylor si riferisse proprio a Karma Back Be Here. E chi è Karma Back Be Here, direte voi? L'utente che ha scritto la domanda sulla voce del bambino, quella che lei ha rebloggato e a cui lei ha risposto. Cioè Taylor chiama i suoi fan per nome, come se li conoscesse. Vabbè, continua. Nella mia testa suonava come una specie di presa in giro misteriosa e leggera tra amici, ma poi l'ho riletto e ho pensato: ah sì, capisco come possa essere sembrato. E conclude cercando di rassicurare tutti. Scrive infatti Taylor: il punto è, sto cercando di incontrare quanti più possibile di voi stavolta e non mi comporterei mai così.
Nel 2019 Taylor organizza un'altra secret session, questa volta per il lancio del suo nuovo album Lover. Ma la situazione questa volta va completamente fuori controllo. Quasi tutti i fan invitati, non so se per scelta o per caso, sono minorenni. Parliamo di tipo 14enni e questo significa che ognuno arriva accompagnato da un genitore. Risultato, il numero di invitati raddoppia. Non ci sono più 89 persone in casa di Taylor Swift, ce ne sono circa 170. Si verifica anche un altro piccolo problema. Scopriamo infatti che a 14 anni è troppo presto per gestire l'emozione di entrare a casa di Taylor Swift. Le reazioni infatti sono animalesche. Non appena la casa di Taylor viene aperta, sti ragazzini si lanciano dentro alle porte per entrare per primi, come se stessero aprendo il gate di un concerto, capito? Quando invece staranno lì 8 ore accomodate sui divani di Taylor Swift, cioè non c'è fretta. Vabbè, quando poi Taylor arriva e invita tutti a sedersi per ascoltare l'album insieme, i ragazzini iniziano a urlare, iniziano a rubarsi i posti a vicenda, litigano tra loro, poi tipo devono scattare le foto, la fila non esiste, cioè non si rispetta il turno, capito? Pare che non abbiano avuto l'accortezza di dire vabbè, io già l'ho fatta la foto, falla tu che ancora non l'hai fatta. Il canale YouTube Swiftologist riporta tutte queste testimonianze perché ha partecipato a più secret session e lui racconta che quella volta gli adulti avrebbero iniziato a fare foto alle 5 del mattino addirittura. Dice anche: mi ricordo che mentre Taylor parlava in quell'occasione una fan l'ha interrotta e le ha urlato ma tu sai chi sono io, mi conosci? Che credo sia una domanda emblematica. La sola idea che Taylor sappia chi sei tu, che abbia guardato il tuo profilo, è estasiante. Comunque vabbè, le dinamiche pare che siano state da scuola materna e, come se non bastasse, poco prima della secret session nella casa a Rhode Island una fan posta online la foto del suo invito e così sputtana tutto. Adesso ora tutti sanno che ci sarà la secret session nella casa di Taylor a Rhode Island, sanno a quale ora ci sarà questa secret session. A questo punto la situazione diventa pericolosa, talmente pericolosa che Taylor è costretta ad annullare la sessione per motivi di sicurezza, perché non può correre il rischio che qualcuno premediti un attentato o tenti di infiltrarsi semplicemente. Le secret session sono ufficialmente sfuggite di mano e sui social la situazione non è migliore. Tutti gli Swifties vogliono essere scelti, tutti vogliono che Taylor Swift sbirci il loro profilo. Purtroppo ben presto questa illusione di poter raggiungere Taylor Swift o che addirittura possa essere lei a venirti a spiare senza che tu lo sappia, che possa venire a guardare il tuo profilo senza che tu lo scopra mai, mostra il suo lato più oscuro. Perché se c'è qualcuno che si trova molto a suo agio con la dinamica del più ti scrivo, più sono insistente, più ho possibilità di essere ricambiato da te, quello è lo stalker. Gli stalker iniziano a prosperare intorno a Taylor Swift come funghi. Facciamo un passo indietro. L'incubo inizia nel 2011. Taylor ha 19 anni, sta vivendo la sua relazione infelice con il caro John, quando le arriva un'email, una poesia d'amore. Ma il mittente non è John, figuriamoci. A scriverle è un certo Timothy Sweet. Lo staff di Taylor Swift, quello che modera le sue email, lo ignora. Ovviamente moderano ogni giorno email così. Sembra un fan come un altro. Ma Timothy non è un fan come un altro. Timothy è un uomo di 30 anni che cerca di compiere la volontà di Dio nel nome potente e glorioso di Gesù. Vero ragazzi, c'è scritto nella sua bio di Twitter. Una presentazione piuttosto impegnativa. E qual è questa misteriosa volontà di Dio? Praticamente Dio vuole che Taylor Swift si metta con lui e che lui salvi l'America mettendosi con Taylor Swift. Cioè Dio shippa Taylor Swift con Timothy Sweet. Nei suoi tweet il nome di Taylor Swift compare compulsivamente, con la stessa frequenza con cui il 13 compare nella vita di Taylor. Lui la tagga continuamente, quindi non è che parla di Taylor Swift così a vanvera, no, la tagga per farle arrivare i suoi tweet. Alcuni tweet presi da soli sembrano innocui. Il problema è la quantità, perché sono una cascata di tweet. Sembra che a furia di nominarla la voglia evocare in camera sua, come Bloody Mary. Ve ne leggo alcuni. Amo Taylor Swift incondizionatamente. Ok, fino a qui è solo onestà la sua. Taylor Swift è bellissima. Taylor Swift sei bella. Taylor Swift nel nome di Gesù ti amo.
Cara Taylor, sono Tim, ho pregato solo per te. In realtà non ho mai pregato di più per nessuno in vita mia. Sono innamorato di te. E ancora twitta: caro signore, è la mia preghiera che Taylor sia la First Lady più benedetta nella storia americana. Aspettate un attimo ragazzi, perché questo è un passaggio interessante. La First Lady in America è la moglie del presidente e nel 2011 il presidente degli Stati Uniti chi è? Barack Obama. Quindi Timothy sta forse augurando a Taylor Swift che Obama lasci Michelle per lei? No, anche perché nessuno vuole davvero un suo album su Barack Obama. Quello che Timothy sta dicendo è che sarà lui il futuro presidente degli Stati Uniti e che Taylor Swift diventerà la sua First Lady. Scopriremo infatti che Timothy vive in una sua realtà alternativa dove lui sta correndo per la presidenza, Taylor Swift è interessata a lui e Dio è tipo il suo manager, nel senso che lui prega affinché questo suo piano si realizzi, suo proprio di Dio, non di Timothy, cioè questo sarebbe il piano di Dio. Ma Timothy sa di doverla conquistare Taylor Swift, mica è scemo, cioè lo sa che deve fare la sua parte affinché il piano di Dio si realizzi, così la corteggia. Continua a inviarle via mail poesie d'amore, che non ho perché non sono state divulgate, mentre su Twitter le dice: biscottino, già il fatto che la chiami biscottino, cioè già una persona sconosciuta che ti chiama biscottino dovrebbe essere passibile di denuncia, anche una persona conosciuta. Tra l'altro è tipico degli stalker dare alle vittime un nomignolo e usarlo sempre come bambolina mia, principessa, piccola renna. Nel mondo dello stalker serve ad autoconvincersi che c'è intimità. Scopriremo infatti che lo stalker spesso lavora molto sull'autoconvinzione. Vabbè, continua Timothy. Biscottino, io sono single, tu sei single, ma un sì lo voglio andrà bene. Certo, elementare Watson. E poi scrive: aggiungo una novità, lascia che ti compri un vestito viola a New York. Taylor Swift non lascia che lui le compri un vestito viola a New York, ma Timothy non si arrende. Anzi ragazzi, lui è tranquillo perché sa che Taylor è interessata a lui da anni. Twitta infatti: vedete, Taylor Swift è stata molto interessata a me fin dalle mie prime poesie per lei nel 2010-2011. Ok, a questo punto la situazione ha superato la normalità. Timothy, come sappiamo, ha inviato via mail delle poesie a Taylor Swift, giusto? Lui si riferisce a queste poesie. Lei ha ignorato queste poesie, ma lui sostiene che in realtà lei si sia dimostrata molto interessata a lui dopo quelle poesie. Molto, ragazzi, non un pochino, molto. Lo scrive proprio in caps lock. E come si sarebbe dimostrata molto interessata a lui dopo le poesie? Cioè, se lei non ha risposto alle email, allora come glielo avrebbe segnalato questo interesse a Timothy? Boh, tiro a indovinare, potrei sbagliarmi ragazzi, ma è possibile che Timothy abbia guardato i post successivi di Taylor Swift sui social e che ci abbia visto dei segnali, ci abbia letto dei messaggi che però esistevano solo nella testa di Timothy, ovviamente. Questa è una mia teoria, però penso che sia l'unica, ragazzi, cioè l'unica spiegazione. Se Taylor non gli ha risposto, lui dove l'ha letto sto interesse? Vabbè, comunque questo tweet non basta a Taylor Swift per allertare le autorità, ovviamente, non è sufficiente e non bastano nemmeno le semplici poesie che lui le ha inviato via mail, per quanto inquietante possa essere questa combo. Timothy così continua a twittare. Nel post successivo si chiede: perché a Taylor Swift piaccio così tanto? Perché? Cioè, sto ragazzo si passa le giornate così a riflettere, non capisce e si risponde da solo. Scrive infatti: beh, per cominciare sono fenomenale, affascinante, benedetto. Pure. Quindi attenzione, colpo di scena, Taylor Swift ha una cotta per questo Timothy, quest'uomo unto dal Signore, benedetto, fenomenale e probabilmente anche con i poteri. E ancora twitta Timothy: seriamente, ho reso ovvio che voglio sposare Taylor Swift, confido che quando lei troverà il tempo tutto andrà bene. Attenzione, la parte inquietante non è che Timothy voglia sposare Taylor Swift, questo è perfettamente lecito, sarebbe inquietante il contrario, non voler sposare Taylor Swift. La parte inquietante è che Timothy parla come se l'unico ostacolo tra lui e Taylor
cioè l'unico ostacolo al loro matrimonio fosse l'agenda di Taylor Swift. Cioè non è che lei non lo conosce, non lo vuole, non l'ha mai visto e non le interessa vederlo, no, lei non ha il tempo di sposarlo, capito? È impegnata, c'ha troppe canzoni da incidere, c'ha troppi Grammy da ritirare, i concerti da fare, i gatti da spazzolare e quindi poverina non trova un buco per sposare Timothy Sweet, ma appena si libera un attimo, tranquilli ragazzi, lo sposa. Le manca giusto quel quarto d'ora. Timothy l'unto dal Signore si sente talmente grandioso che un giorno twitta: avrei potuto scegliere qualsiasi donna da sposare. Cioè lui si mette proprio in posizione di superiorità, aveva infinite donne in fila, una processione di pretendenti, tutte lì a sperare di essere scelte da Timothy, il quale però conclude: ho scelto Taylor. Che fortuna Taylor, oggi devi aver esagerato col numero 13. Pensateci, lui avrebbe potuto scegliere qualsiasi donna dell'intero pianeta Terra, qualsiasi. E ha scelto proprio lei, capite? Solamente Taylor Swift, la donna più famosa al mondo. Una scelta coraggiosa, imprevedibile. Notate una cosa ragazzi, Timothy parla come se la propria decisione fosse vincolante anche per Taylor Swift. Cioè lui non dice spero che un giorno ci sceglieremo a vicenda. No, lui scrive ho scelto lei. Punto. E tanto basta per sposarsi, cioè la volontà di Taylor non è contemplata, la scelta spetta a lui e ovviamente a Dio. Al massimo. E infatti scrive alla fine Timothy: il tempo stringe, confido che Dio provvederà al coniuge. E infatti Dio provvedi tu, perché se aspettiamo le autorità competenti qua siamo freschi. Fate attenzione a questa frase ragazzi, Timothy scrive il tempo stringe, quindi sembra nascere in lui un senso di urgenza. Andiamo avanti. Il tempo passa e un giorno Timothy scrive su Twitter: carissima Taylor, è con grande rammarico che ti comunico che mi trasferisco a New York. Ah, perché ovviamente lui crede di doverle comunicare i suoi spostamenti e glielo comunica con tono grave, capito? Con grande rammarico, come se a Taylor creasse un problema logistico il fatto che Timothy si sposti da una città all'altra, manco vivessero insieme. Vabbè, ma la sua ossessione diventa molto più preoccupante quando ci spalma sopra la religione. A posto. Timothy, ragazzi, è convinto, sedetevi, anche se non mi ricordo se ve l'ho già detto, è convinto che esista un piano divino in cui lui deve stare con Taylor per salvare l'America. Scrive infatti: per favore, pregate con fervore per Taylor Swift e me e per l'America e il suo futuro. Allora, questo tweet mescola insieme Taylor Swift, gli Stati Uniti d'America e Dio. Non promette niente di buono. Comunque ci risiamo ragazzi, lo percepite? Il suo tono di urgenza: per favore pregate per l'America, è per l'America che io mi devo mettere con Taylor Swift. Timothy a questo punto arriva a descrivere Taylor Swift come una figura chiave nella storia dell'umanità, cioè Taylor Swift deve compiere una missione. Infatti scrive: le azioni di Taylor Swift avranno un impatto sulla storia. So che sto facendo del mio meglio con tutto me stesso, con impegno per il mio Dio e suo figlio Gesù Cristo TS. Che è Gesù Cristo TS? TS sono le iniziali di Taylor Swift, ragazzi. Non ho capito se per lui Taylor Swift è Gesù oppure TS sta per qualcos'altro, tipo sta parlando di un Gesù Cristo top secret. Vabbè, qualunque cosa voglia dire, questa retorica ci segnala un pericolo, perché per Timothy sposarla non è più una cosa che spera tantissimo di fare un giorno, c'è proprio una sua fantasia, è una missione divina. È una missione divina, devi compierla, non ci sono cazzi. Timothy passa anni a postare tweet così, chiuso nella sua bolla, fino a quando nel 2014 se ne esce con questa frase su internet: se qualcuno nella famiglia di Taylor viene ucciso, non è colpa mia. Ah, ok, va benissimo, sapremo che è stata Beyoncé. Con questa frase Timothy supera il limite, è entrato ufficialmente nella fase delle minacce. Nessuno pronuncerebbe una frase del genere, a meno che non tema di poter essere incolpato per una cosa simile. Quindi io che cosa penso, ragazzi? Secondo me Timothy potrebbe avere immaginato l'uccisione
di un familiare di Taylor, e poiché per lui il confine tra fantasia e realtà praticamente non esiste, allora teme di poter essere accusato di qualcosa che ha visualizzato solo nella sua mente. Una frase così è un segnale che va attenzionato, perché significa che nella mente di questa persona è in corso un'escalation e che si è agganciato a pensieri violenti, e un'escalation va ad aumentare di intensità man mano che passa il tempo. Attenzione, è possibile che i suoi pensieri restino solo pensieri, ma bisogna valutare un'ipotesi. Timothy potrebbe avere scritto questa frase perché magari pensa: io non voglio fare del male a nessuno, però magari allo stesso tempo teme che per compiere il piano superiore, per compiere la missione divina, questo possa diventare inevitabile. Uccidere i familiari di Taylor possa diventare inevitabile, perché magari pensa che loro siano un ostacolo nel suo sposare Taylor e quindi compiere la missione di Dio. Quando Timothy ci precisa che se accadesse non sarebbe colpa sua, potrebbe volerci dire che se accadesse a comandarglielo sarebbe stato Dio, quindi appunto lui si deresponsabilizza a priori. Ripeto ragazzi, non è detto che effettivamente lui stia maturando un'idea del genere, ma per prevenire il peggio bisogna considerare anche l'ipotesi più grave. Spero di essermi spiegata meno peggio di come penso di essermi spiegata. L'escalation continua a escalare, infatti se all'inizio Timothy, vi ricordate, corteggiava Taylor Swift immaginando che un giorno sarebbe riuscito a sposarla, a questo punto lui si convince che siano già sposati, cioè lui è già dentro il matrimonio, e dentro la sua fantasia compare anche un'arma. Scrive infatti: io e mia moglie Taylor Swift, mette tra parentesi, cioè le dà il proprio cognome, io e mia moglie Taylor Swift viviamo a Beverly Hills. Attenzione, Taylor ha veramente una casa a Beverly Hills. Continua Timothy: sono innamorato di lei. In conclusione ci trattiamo a vicenda con dignità e rispetto. Porterò una pistola per proteggerla per il resto della mia vita. No, una pistola è entrata in chat. A questo punto Timothy è ufficialmente una minaccia per Taylor Swift. Per rendere la cosa più lampante, lui posta infine: carissima Taylor, però chiunque ostacoli il nostro matrimonio. A posto. Dopodiché Timothy si reca sotto casa di Taylor Swift a Beverly Hills. A questo punto conviene aprire una parentesi: Taylor Swift possiede diverse case, ne ha circa 8, cioè lei è un franchising tipo il McDonald's. Queste case torneranno spesso nel racconto, quindi secondo me vale la pena tracciare una piccola mappa delle sue proprietà, così sapremo dove siamo ogni volta che uno stalker deciderà di fare un sopralluogo. Questa è la casa a Nashville, in Tennessee, è la casa d'origine di Taylor Swift, quella in cui, cioè non quella in cui è nata, quella in cui la sua famiglia si era trasferita quando lei voleva diventare famosa. Questa è la casa a Rhode Island, la sua villa fronte mare, ma fronte mare nel senso proprio in spiaggia. Se tira vento Taylor deve chiudere le finestre per non rischiare di essere colpita da un tonno. Questa è la leggendaria casa di Tribeca, la più iconica casa di Taylor Swift. È un appartamento dentro un palazzo storico ed è la casa in cui la vediamo nelle sue foto su Instagram degli anni passati, no? Quella un po' vintage, quella dove stanno i suoi gatti, per intenderci. Infine, questa è la casa a Beverly Hills, in California, una villetta da 20 milioni di dollari. Questa è la casa in cui vive con suo marito Timothy, l'unto dal Signore. Ed è proprio verso questa villetta da 20 milioni di dollari che Timothy decide di dirigersi. In fondo è casa sua, no? Cioè, convive con lei, questo è quello che ha dichiarato su Twitter. Io e mia moglie Taylor Swift conviviamo a Beverly Hills. Voglio vedere come scappi appena arrivano le bollette. Timothy, lascia stare. Vabbè, la casa di Beverly Hills per fortuna è ben protetta. Taylor ci ha speso 20 milioni per sta casa, non penso che abbia risparmiato sui sistemi di sicurezza, e infatti Timothy viene allontanato tempestivamente. Ma lui non si scoraggia, vola fino al Tennessee e raggiunge l'altra casa di Taylor Swift, quella a Nashville. Non è chiaro cosa abbia fatto esattamente lì. Le fonti parlano genericamente di aver visitato le sue case, cioè lui avrebbe visitato le sue case. Un'espressione che può significare molte cose, ragazzi, dal semplice essersi presentato davanti al cancello, educato come un postino, all'aver fatto un giro turistico dopo essere entrato dalla finestra. Non lo so, in ogni caso è a questo punto che Taylor Swift decide di denunciarlo.
Il 3 marzo 2014 Taylor Swift richiede un ordine restrittivo contro Timothy Sweet, dichiarando di temere per la propria sicurezza e per quella della sua famiglia. L'ordine le viene concesso. A Timothy viene imposto di mantenere una distanza minima di 100 metri da Taylor Swift e dai suoi familiari. Tutto questo fino al 2017. Sperando che nel frattempo si disinteressi a lei, magari si darà al ricamo, chissà. Oggi è il 2025, sembra ragazzi che la misura abbia funzionato. Non risultano infatti ulteriori episodi di stalking da Timothy Sweet e il suo profilo Facebook mi risulta bloccato, quantomeno quello linkato sulla sua pagina Twitter, che comunque è inattiva da anni. L'incubo con Timothy l'unto dal Signore termina ufficialmente nel 2014. Taylor Swift non è comunque il tipo che si lascia intimidire. Lei ha superato Kanye West, figuratevi se la spaventa un uomo che crede di averla sposata, nulla di paragonabile. Taylor sa benissimo che essere una celebrità include l'avere un paio di stalker fissi che si appostano sotto casa tua. E Timothy, ragazzi, sì, è stata un'esperienza inquietante, ma non pensate che sia il primo del mese che tenta di infilarsi in casa di Taylor. No, lei ci è abituata a sta cosa. Solo una settimana prima, infatti, il 21 marzo, un altro uomo, tale Daniel Cole, un uomo di 38 anni, era stato allontanato dalla sua casa a Rhode Island, quindi la villa fronte mare, dopo aver ignorato più volte gli ordini della polizia. Sono episodi frequenti nel mondo delle pop star questi. A certi livelli di notorietà, purtroppo avere stalker è normale, cioè non è normale, non sarà mai una cosa normale, perché indica che ci sono persone a cui non è stato insegnato a rispettare i confini altrui, però è comune, ecco, questa è la parola giusta. Così Taylor Swift continua la sua vita esattamente per come era prima, si disegna qualche 13 in più addosso e riprende con le sue secret session, cioè lei continua a invitare i fan nelle sue case e a condividere pezzi della sua quotidianità sui social. Poi dite perché le Swifties sono così protettive, ma 3 anni dopo l'ordine restrittivo contro Timothy l'unto dal Signore, quando finalmente a Taylor sembrava che il capitolo mariti immaginari fosse archiviato e che le fossero rimasti solo quelli che tentavano di infilarsi a casa sua, che comunque vabbè riesce a scacciare tipo falene, ecco che ricomincia un nuovo incubo. Un altro stalker. Fate caso a una cosa, ogni stalker sembra sempre più grave del precedente, è come se quello nuovo di volta in volta volesse superare il record, cioè il record di disagio. Ma Timothy è difficile da superare. Timothy era convinto di avere il compito divino di sposare Taylor per salvare l'America. Il prossimo riuscirà a batterlo? Prima di scoprirlo vi devo spammare lo sponsor del giorno, NordVPN. Grazie NordVPN per essere sempre qui a supportare il canale. Tra l'altro NordVPN sarebbe utilissima proprio a Taylor Swift, vista tutta la gente che la osserva, la traccia. E siccome Taylor è una di noi, allora NordVPN può essere utile anche a voi. Come ve l'ho venduta. Perché può esservi utile? Perché se per esempio vivete all'estero ma volete navigare come se foste in Italia, tipo vedendo contenuti italiani che sono bloccati nel paese in cui state, con NordVPN potete farlo. Basta un click sulla mappa e siete in Italia, anche se fisicamente siete chissà. Spero non nei pressi di Tribeca. Ma non fa solo questo NordVPN. NordVPN è anche una protezione per i vostri dispositivi. Sicuramente è una protezione più comoda di avere la sicurezza che vive in casa con te come Taylor. Poi magari non vi protegge da quelli che vogliono sposarvi, ma almeno vi protegge dai malware. Con NordVPN infatti potrete proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Telefono, computer, tablet e basta ragazzi, il tostapane no. Con NordVPN potrete anche scegliere di attivare alcune funzioni molto utili come il Threat Protection Pro, cioè un sistema che blocca i siti che sono pericolosi secondo la sua opinione, oppure il Dark Web Monitor che ti avvisa se le tue email finiscono nel dark web. Cliccate ragazzi sul link in descrizione per farvi NordVPN con un super sconto. NordVPNatevi contro i malware che vi stalkerano.
Lui è Mohamed Jafar. Siamo a febbraio 2017, San Valentino è alle porte, è un periodo romantico. È uno degli uomini della sicurezza di Taylor Swift, sta pattugliando romanticamente la sua casa a Tribeca, controllando come ogni giorno che non ci sia nessuno appollaiato dentro un vaso di Taylor. A un certo punto però nella hall la guardia si ritrova faccia a faccia con un uomo sconosciuto. La guardia guarda lui guarda la guardia, si guardiano. La scena successiva è Mohamed che plana fuori dal palazzo perché la guardia lo ha lanciato fuori. Poi, secondo Page Six, ragazzi, Mohamed si sarebbe anche attardato sul tetto dell'edificio di Taylor Swift per ore. Sembrava fosse amore, invece era un'antenna. Poco dopo Mohamed pubblica su Twitter questa foto. Questa è un'immagine delle Conversation Hearts, cioè le caramelle a forma di cuore che si regalano per San Valentino negli Stati Uniti, cioè una tradizione statunitense. Sopra, come vedete, ci sono scritte cose tipo amore, sì mia, non mi dimenticare, battito del cuore, fatto in paradiso, ed ecco perché in America le armi sono legali. Mohamed posta questa foto su Twitter taggando Taylor Swift e scrive: qualcuno, tipo un guardiano, un tipo vestito da guardia di sicurezza nella tua reception oggi, ci ha impedito di consegnarti questo. Già il fatto che parli al plurale ci ha impedito quando lui era da solo mette un certo disagio. Comunque, quindi Mohamed aveva portato a Taylor le caramelle di San Valentino. Ovviamente nessuna persona con un minimo di sale in zucca accetterebbe caramelle da uno sconosciuto ossessionato da lei, che sa dove abita, che è entrato in casa sua senza bussare, a meno che non voglia risparmiare sull'eutanasia. Vabbè, ma Mohamed non si arrende, anche lui sceglie Twitter come canale ufficiale per corteggiare Taylor Swift e si mette a condividere su Twitter poesie scritte a mano, taggandola, tipo questa poesia: le parole sono tutto ciò che mi resta. La nascita di un poeta. Ecco, Mohamed si presenta come un poeta, sempre meglio rispetto al predecessore che si dichiarava uomo di 30 anni che cerca di compiere la volontà di Dio nel nome potente e glorioso di Gesù. Cioè, almeno questo ha un brand più morbido, più accessibile. Mohamed il poeta prosegue descrivendosi così: sfidato 2 volte, una volta accolto e mai più messo in dubbio, se non quando degno di fiducia. Fatto. E quest'ultima tra tutte è la descrizione che gli calza meglio. Fatto. Parte di qualcun altro, conclude però, quindi fatto parte di qualcun altro. Vabbè, alla prima lettura non si capisce bene, ma poi quando lo rileggi lo capisci che non ha senso. Dopo questa prima opera, Mohamed la tagga in un'altra poesia. Questa volta però c'è tensione. Si direbbe che Taylor non si sia presentata al suo appuntamento immaginario. Scrive infatti: una rosa per te, non più tu che non eri lì. Una rosa per te che tieni la tua stessa bellezza. Attenzione ragazzi, qui Mohamed sfoggia proprio gli strumenti della poetica. L'anafora utilizza, perché ripete 2 volte una rosa per te, no? Questa è una figura retorica, si chiama anafora. Amafora, capito? La stavo chiamando perché talmente è romantica la situazione. In più Mohamed noto che utilizza spesso gli enjambement, cioè quella figura retorica per cui la fine del verso non coincide con la fine della frase e tu ci rimani male perché avevi sperato che fosse la fine della poesia. A questo punto il poeta decide di dare dei consigli a Taylor Swift con una quantità di giri di parole vorticosa, altresì detta perifrasi. Spiega a Taylor Swift che una donna come lei dovrebbe vivere grandi passioni con uno come lui e si autodefinisce il suo unico vero amante e amico di Taylor Swift. L'unico amico di Taylor Swift e amante. Ricordiamo che non si sono mai incontrati sti due, non hanno mai parlato, l'unica cosa che li lega è che lui ha cercato di entrare in casa sua con delle caramelle, cioè non hanno veramente alcun tipo di legame, è solo lui che andrebbe legato. Comunque Mohamed scrive poi un'altra poesia, la tagga in un'altra opera, ritorna in quest'opera il tema della rosa, la poesia inizia infatti così: questa umile rosa bianca non è qualcosa che si possa dipingere o creare, quindi tu, come me, la catturi con le parole. Come me, ragazzi, cioè lui si paragona
a Taylor Swift, perché lei scrive canzoni, lui scrive poesie, sono praticamente colleghi. Vabbè, l'intero testo nel suo insieme è privo di un significato coerente, non segue un filo logico comprensibile, tipo dice la rosa bianca è bianca perché non conosce altro. Non ha senso né a livello botanico, né a livello filosofico, né a livello cromatico. Cioè, ora non è che scrivere poesie significhi usare a caso parole altisonanti che evocano scenari romantici tipo rosa e legare le varie parole tra loro attraverso preposizioni semplici e articolate. Vabbè, dopo una lunga sequenza di supercazzole, Mohamed conclude così: non c'è nulla che ami più di te. Nulla. Benjamin va a capo. Taylor, nulla. Ok. Questa è un'apostrofe comunque. Cioè il poeta si rivolge direttamente a Taylor per dirle che la ama. E anche oggi l'ho usata. E aggiunge Mohamed: tu sei il candore della neve, speranzosa di sapere come sciogliere il mio amore. Che significa sciogliere il mio amore? Nel frattempo il poeta riesce a reperire un numero di telefono, un numero associato a Taylor Swift, e comincia a telefonare a questo numero. Ora, con ogni probabilità si tratta del numero di qualcuno dello staff di Taylor Swift, perché come cacchio lo reperisci il numero di Taylor Swift? Non è che vai sulle pagine gialle e trovi Swift Taylor _ cantautrice. Vabbè, lui chiama questo numero di telefono, risponde qualcuno, ma la telefonata termina dopo poche parole, giusto il tempo per l'interlocutore di capire che sta parlando col poeta di Twitter. Da questo momento in poi Mohamed continua a telefonare a questo numero di telefono, ma non gli risponde nessuno, stranamente. Mohamed quindi torna a sfogarsi su Twitter, dove i suoi tweet diventano ogni giorno più intensi. A un certo punto scrive: devo incontrarti stasera, Taylor Swift 13, per fare con le parole scritte ciò che il personaggio di John Cusack fece con la musica. Lui vuole imitare John Cusack. E chi sarebbe questo John Cusack? Qualcuno che va da una ragazza Cusack e la rapisce? No, ma quasi. Mohamed si riferisce al film cult Non per soldi ma per amore. In una scena John Cusack viene lasciato dalla sua ragazza e lui poi decide di presentarsi sotto casa sua, sollevando uno stereo sopra la testa e facendo partire una canzone a tutto volume per farle sentire che la ama ancora. Nel 1989, quando uscì sto film, questo gesto era considerato romantico. Oggi diciamo che può essere romantico se lo fai una volta e se la donna a cui lo fai ti conosce, ma alla seconda volta che metti la musica a tutto volume sotto casa mia, chiamo la municipale. Comunque il poeta, stando a ciò che dichiara in questa poesia, non intende andare sotto casa di Taylor Swift con la musica, ma con le sue poesie. Lo specifica chiaramente, no? Devo incontrarti stasera, Taylor Swift, per fare con le parole scritte ciò che il personaggio di John Cusack fece con la musica. Quindi lui lo deve fare con le parole scritte, cioè lui non solleverà uno stereo sopra la testa, ma un foglio tipo manifestante. Mohamed a questo punto pubblica su Twitter un messaggio che diciamo non mette proprio tranquillità. Carica la foto di un accendino e una caramella a forma di cuore, che tra l'altro devo censurare perché l'algoritmo me la scambia per tutt'altro, e scrive: per Taylor da N. Chi sarebbe N non lo so, lui si chiama Mohamed, quindi sono un po' confusa al riguardo. Comunque Mohamed aggiunge: i regali da Dio sono qui sotto, un accendino per illuminare il mondo con ciò che è scritto nel destino del tuo cuore. Ora vuoto. Ora, il primo pensiero che ti viene quando una persona ossessionata come lui twitta una roba del genere è: a posto, adesso va a darle fuoco. Magari non è quello che Mohamed intende, glielo concediamo, però il dubbio viene. Cioè lui parla di un regalo da Dio, mostra un accendino, non si riesce a interpretare bene cosa voglia dire, nel dubbio ti viene da immaginare lo scenario peggiore. E che succede a questo punto? Si presenta sotto casa di Taylor a Tribeca e suona il campanello. Vabbè, almeno questa volta suona prima di entrare, c'è un gesto di rispetto. Suona il campanello per un'ora di fila, così, fino a quando non gli va in cancrena la falange. Nessuno gli apre, quindi lui torna a casa.
Il giorno dopo ritorna e suona di nuovo per altri 45 minuti, appizzato così al citofono. Con tutto il tempo che passa a suonare, Mohammed dovrebbe pagare la SIAE. Comunque vabbè, nessuno gli apre neanche questa volta. Mohammed però non si arrende, continua a tornare nei giorni successivi per un totale di 5 volte. Nel frattempo continua anche a chiamare al numero di Taylor Swift o chi che sia che ha reperito. Per l'esattezza effettua 59 tentativi di telefonata. Alla fine Taylor lo denuncia. Mohammed Jafar was arrested after calling the star's office dozens of times, ringing her bell, even hanging out on the roof of her building. Mohammed il poeta viene arrestato per stalking e furto con scasso. Io sul furto con scasso mi sono persa, non mi è chiaro cosa abbia rubato, mentre mi è chiarissimo cosa abbia scassato. Comunque Mohammed il poeta viene arrestato, ma con la possibilità di uscire su cauzione pagando $20.000 e gli viene notificato anche un ordine restrittivo. Non potrà più contattare Taylor Swift in alcun modo. Game over. I primi due stalker, Timothy l'unto dal Signore e Mohammed il poeta, sono stati sconfitti. Non era facile, uno era benedetto, l'altro era molto colto. Taylor riuscirà finalmente a vivere tranquilla? Sì, per 1 anno e mezzo. Poi riceve una lettera, o meglio, non arriva a lei questa lettera, arriva a Scott Borchetta. Vi ricordate chi è? Un breve ripasso. Quando Taylor aveva 16 anni firmò con l'etichetta di Scott Borchetta, la Big Machine Records. Borchetta quindi è il fondatore nonché CEO della casa discografica di Taylor Swift e l'indirizzo della Big Machine è pubblico, cioè basta aprire il sito ufficiale per trovare l'indirizzo a cui mandare la posta. Così, il 19 gennaio 2018 alla Big Machine arriva una lettera indirizzata proprio a Scott Borchetta. Il mittente è lui, Eric Swarbrick. Eric è un uomo di 26 anni che nella vita guida lo scuolabus, l'autobus che porta i bambini a scuola. Questa è un'informazione che ci servirà purtroppo. La lettera in sostanza dice: caro Scott Borchetta, vorrei che mi presentassi a Taylor Swift. Eric però ci tiene a rassicurarlo, gli dice: io non sono il solito stalker, tranquillo. Cioè lui è uno stalker diverso dal solito, è uno stalker migliore. Scrive infatti: immagino che tu veda solo un altro pazzo. Molto bene, quindi Eric gioca d'anticipo. Sento odore di manipolatore. Infatti prosegue: immagino che tu veda solo un altro pazzo che rappresenta una minaccia. Quindi la sua è una strategia interessante, cioè lui ammette di sembrare una minaccia. In questo modo si mostra molto lucido, molto consapevole e proprio con questa consapevolezza vorrebbe fare abbassare all'interlocutore le sue difese. È il trucco mentale che usava tua madre quando ti diceva: vieni qui che non ti faccio niente. Infatti prosegue in questa lettera: posso combattere quotidianamente per la mia salute mentale, ma non rappresento alcuna minaccia, né per te né per Taylor, per una sola ragione: io ho rispetto. Quindi lui è pure onesto, informa subito Scott Borchetta che effettivamente dei disturbi mentali ce li ha, ma è educato, ha rispetto. Quindi, capito, Scott Borchetta può serenamente presentargli Taylor Swift. Infatti Eric conclude dicendogli tipo: dai, fammi incontrare Taylor, sono innamorato di lei. Abbiamo a che fare, ragazzi, con uno stalker manipolatore. Questo è abbastanza intelligente da sapere che Taylor ha paura di lui. Così, intanto non scrive direttamente a lei, ma scrive a qualcuno che può fare da intermediario, cioè Scott Borchetta, una persona di cui Taylor si fida, e cerca di abbassare le difese di questo intermediario per avvicinarsi prima a lui, così che lui possa raccomandarlo a Taylor Swift. E il suo trucco per abbassare le difese è mostrarsi così autentico. Se io infatti mi presento elencandoti subito tutti i miei difetti, tu puoi pensare: wow, che persona onesta, se lo dice da solo, e potresti dare per scontato che quelli che ti sto dicendo siano tutti i miei problemi, che io ti abbia mostrato l'intero lato oscuro di me. A quel punto tu ti senti più tranquillo ad avvicinarti a me, perché pensi: ok, conosco i suoi difetti, non sono così gravi, posso gestirli. Eric il manipolatore è decisamente più inquietante
tante dei suoi predecessori, perché mentre quei due erano palesemente scollegati dalla realtà, uno unto dal Signore, l'altro unto dalla poesia, Eric è uno stratega, pesa le sue parole per ottenere esattamente la reazione che vuole. Ovviamente Scott Borchetta non ha nessuna intenzione di presentare a questo Taylor Swift, cioè a parte tutto non è Maria De Filippi, quindi che fa Scott? Ignora le lettere di Eric il manipolatore e continua la sua vita. Ma pochi giorni dopo, il 7 febbraio 2018, gli arriva una seconda lettera. Eric il manipolatore colpisce ancora. La lettera si apre così: credo che la mia intenzione possa averti allarmato. La lucidità è proprio il suo punto di forza. Poi Eric prosegue con una frase studiata per far venire la gastrite a Scott Borchetta, cioè: sono stato fuori di testa per la maggior parte della mia vita, ma spero che non mi biasimerai per gli abusi della mia famiglia, più specificamente dei miei genitori. Eric sta condividendo un trauma personale con Scott Borchetta, un uomo che non conosce, con cui non ha confidenza e che nella vita non fa lo psicologo. Perché? Perché secondo voi? Perché Borchetta non fa lo psicologo? Ma soprattutto perché Eric gli sta droppando il suo trauma? La risposta purtroppo è che Eric sta usando il proprio dolore come leva. La strategia di Eric è questa: se tu sai che io ho sofferto nella vita, non puoi dirmi di no, cioè il tuo cuore non te lo farà fare, altrimenti sei un mostro senza cuore. Se mi dici di no è perché hai paura di me, e se hai paura di me sapendo quello che ho passato mi discrimini, mi fai del male anche tu dopo tutto quello che ho già dovuto subire nella mia vita. Questo è un gioco manipolatorio da cui scappare il prima possibile, cioè se qualcuno, ragazzi, vi racconta quanto soffre o quanto ha sofferto nella vita mentre vi sta facendo una richiesta scomoda, sta cercando di togliervi la libertà di dire no, sta cercando di farvi sentire in colpa se gli dite no. Eric conclude poi con una frase che è proprio un concentrato di manipolazione, cioè: sono pazzo per voler incontrare Taylor o sono stato pazzo nel modo in cui ho voluto farlo? A questo punto Eric nella lettera avrebbe spiegato a Scott Borchetta di avere capito una cosa importante, che le canzoni di Taylor Swift siano in realtà scritte per lui e che lei le canti dedicandole proprio a lui. Colpo di scena, da che non la conosceva e lui stava chiedendo a Scott Borchetta di presentargliela, a che lei improvvisamente lo conosce talmente bene che gli ha scritto le canzoni, gli manda gli easter egg personalizzati. C'è qualche buco di trama qui, ci sono almeno 5 buchi di trama nella recinzione. Questa lettera ci segnala che Eric si sta aggravando. Siamo di nuovo di fronte a un'escalation, perché nella sua mente Taylor a questo punto non è più una sconosciuta. Lei conosce il suo nome, esiste un legame tra lei e lui. Lei gli manda messaggi in codice. Di conseguenza, quando Eric tenta di convincere Scott Borchetta a metterli in contatto, nella sua testa non sta cercando di conoscerla, sta solo cercando di fare evolvere una relazione che secondo lui esiste già e a cui lui quindi ha diritto. Infine, ragazzi, scrive a Scott Borchetta che ha provato a convincersi di essere un bravo ragazzo, aggiungendo tra parentesi: anche se, come ti ho detto, non lo ero. Non so se avete visto la puntata del Babbio Podcast sulla lore di Leone il cane fifone, ma io a questo Eric il manipolatore lo immagino con la faccia di Fred lo Strambo, proprio con lo stesso sorriso. E adagio mi sentii malvagio. Scott Borchetta ignora anche questa seconda lettera del nostro Eric. Tanto, pensa Scott Borchetta, su Eric non è un pericolo, cioè vive in Texas, è lontanissimo dalla sede della Big Machine, che invece si trova a Nashville, nel Tennessee. Dal Texas fino al Tennessee ci sono ore di volo, anche 12 ore, dipende da quale città parte. Siamo al sicuro, siamo a posto, non è un pericolo. Il 15 febbraio 2018 Eric il manipolatore si presenta alla Big Machine Records e, secondo la denuncia di Scott Borchetta, consegna una terza lettera a lui, a Scott Borchetta in persona. In questa lettera il suo tono è decisamente meno amichevole, infatti inizia così: mi tolgo i guanti. Per Scott Borchetta sentirselo dire da Eric è probabilmente più spaventoso che sentirlo dire dal dottore che gli sta controllando la prostata. Prosegue Eric:
Come posso spiegarti che, per quanto tu possa desiderare di fermarmi, non potrai farlo perché ho dovuto superare un sistema legale più difficile e rigido? Oh signore, Eric è arrabbiato, ragazzi. Cosa sta succedendo? Che con le buone non ha ottenuto quello che voleva, allora lui sta passando alle cattive. Non sta più tentando di manipolare Scott Borchetta, cioè, o meglio, sì, sta tentando di manipolarlo, ma questa volta attraverso l'intimidazione. Da questo momento in poi Eric si presenta come inevitabile nella vita di Taylor Swift e mi sono sforzata di capire cosa intenda dire quando scrive di aver superato un sistema legale più difficile e rigido, e mi è sembrato di capire che praticamente lui abbia precedenti penali. Il sottinteso quindi è: se sono riuscito a farla franca in quell'occasione, figurati se tu, Scott Borchetta, riuscirai a impedirmi di arrivare a Taylor Swift. La lettera, secondo quanto riportato nella denuncia di Scott Borchetta, si conclude con una frase riferita a Taylor, ovvero: io sarò la spada culturale che attraversa il suo cuore. E adagio adagio mi sentii malvagio. Non ha alcun significato logico. Viene ovviamente da chiedersi che cacchio è una spada culturale di preciso. Però cosa ne emerge, ragazzi? Un'immagine violenta. La spada che trafigge il cuore di Taylor, cioè è una scena terribile, splatter. Eric non dice io sarò una piuma che la accarezza, no. Una spada che la infilza, lui la vede come il suo amato spiedino. Quindi con Eric continuiamo ad assistere a una pericolosa escalation. Se nella prima lettera scriveva Scott, io sono un bravo ragazzo, non sono pericoloso, lo so che ti posso sembrare pericoloso, ma ti giuro non lo sono, io ho rispetto. Ma nella seconda lettera già aveva aumentato l'intensità scrivendo Scott, io ho sofferto, tu mi devi capire. Ora nella terza lettera scrive Eric: Scott, tu non puoi fermarmi, io sono ineluttabile, io sono la spada che trafiggerà il cuore di Taylor. Può ancora peggiorare? Questa escalation può continuare ad aggravarsi? Purtroppo sì. Scott Borchetta continua a ignorare Eric il manipolatore, ed Eric il manipolatore pare non tollerare l'idea di essere ignorato. Il 26 febbraio quindi gli scrive un'altra lettera in cui gli dice: caro Scott, forse non hai capito. Io sono l'anima gemella di Taylor Swift, siamo identici, lei è la mia versione maschile. Subito dopo però Eric aggiunge, secondo quanto riportato nella denuncia di Scott Borchetta, di essere pieno di odio verso di lei e arriva a dichiarare che se stessero insieme, lo cito testualmente, ogni momento con lei non sarebbe necessariamente pericoloso, ma lei camminerebbe sulle uova, il peggior tipo di uova, quelle mortali. E adagio adagio mi sentii malvagio. Camminare sulle uova è un modo di dire. Indica quando in una relazione vivi in costante stato di allerta perché sai che qualunque cosa dici o fai può far reagire male il partner, di solito tipo in modo violento. Ecco, Eric ammette che per Taylor stare con lui sarebbe così. Lei camminerebbe sulle uova. Cioè, se solo sta donna gli dicesse una parola sbagliata, lui potrebbe... perché lui la odia, è pieno di odio verso di lei. Bah, e che gli vuoi dire? No. Taylor, mettiti con Eric. Infine, Eric scrive nella lettera un passaggio ancora più grave. Cioè dice, il modo in cui io immagino di uccidere Taylor Swift, e già possiamo chiamare la polizia, non mi farebbe finire in carcere, dice Eric, perché semplicemente la spingerei al suicidio. Ovvio. Mica è scemo. Cioè io non pensavo che esistesse veramente il super cattivo che ti fa il monologo per spiegarti il suo piano. Vabbè, Scott Borchetta non gli risponde di nuovo ed Eric il manipolatore non sa più come attirare la sua attenzione. Il 3 maggio 2018 invia una nuova lettera a Scott Borchetta in cui sostanzialmente gli scrive: senti Scott, ho ripensato a ciò che hanno fatto gli altri stalker di Taylor Swift e l'ho confrontato con il mio comportamento. Sai che c'è? Ho concluso di essere migliore di loro e di essere migliore anche di te. A questo punto Eric cita una serie di
cose che avrebbero fatto gli altri stalker. Queste dovrebbero essere le parole esatte di Eric, ragazzi, perché sono riportate nella denuncia di Scott Borchetta. Io non sono come il ragazzo che ha appena sparato in un ristorante a Waffle House a Nashville, né come quello che ha rapinato una banca e lanciato del denaro oltre la recinzione di Taylor, né come quello che ha inviato un'email al padre di Taylor qualche tempo fa, dicendogli che avrebbe ucciso tutte le Swift perché erano demoni e che lui era il vero figlio di Dio. Io non sono come loro. Ora ragazzi, io non lo so se tutti questi episodi da lui menzionati siano accaduti realmente o se Eric se li sia sognati di notte, perché sono riuscita a verificare solo il primo, cioè il ragazzo che ha sparato in un ristorante a Nashville. Sta parlando qui Eric di Travis Ranking, un uomo di 29 anni ossessionato da Taylor Swift, ma questo Travis non ha fatto nulla contro di lei, cioè ha fatto qualcosa contro persone a caso. Ha aperto infatti il fuoco in una caffetteria uccidendo 4 persone, ma la sua fissazione per Taylor Swift è inutile nella trama. Certo, era ossessionato patologicamente da Taylor Swift. I genitori avevano chiamato l'ambulanza mesi prima perché lui giurava che Taylor Swift lo perseguitasse e lui si voleva togliere la vita per questo, cioè Taylor Swift a detta sua gli stava rovinando l'esistenza. Yeah, I need to report something and every time I go to the sheriff's office it's closed. Okay, what do you need to report? I have somebody stalking me around town and I do not appreciate it. I want it to stop. And no one seems to take me seriously when I say that. Okay, and who is it that's stalking you? Taylor Swift. Tutto, secondo Travis, sarebbe iniziato a un concerto di Taylor. Racconta che a un certo punto lei avrebbe incrociato il suo sguardo, lui era tra il pubblico ovviamente, e proprio in quell'istante, guarda caso, dal palco Taylor avrebbe detto ciao. Travis quindi pensa, oh mio Dio, Taylor Swift m'ha salutato. Da lì, sostiene Travis, Taylor avrebbe iniziato a perseguitarlo. Lui le avrebbe scritto lettere d'amore tormentate, arrivando perfino a chiederle se per caso avesse una sorella gemella. Ma nella sua versione dei fatti, quella tra lui e Taylor sarebbe stata una relazione tossica, un legame da cui lui dice di non essere mai riuscito a liberarsi. Travis sosteneva che Taylor Swift lo avesse hackerato su Netflix per dargli appuntamento in un fast food. Lui si sarebbe recato in questo fast food, ma Taylor non si sarebbe presentata, cioè gli avrebbe fatto il bidone. Sui social, a detta di Travis, Taylor gli manderebbe messaggi segreti. In certe strofe delle sue canzoni gli avrebbe lasciato easter egg tutti per lui. Aveva pure detto ai colleghi di aver comprato un anello da $14.000 per chiederle di sposarla. Ma poi, quando la notte del 22 aprile 2018 Travis era uscito di casa a nudo, indossando solo una giacca e un fucile, entrando in una caffetteria e aprendo il fuoco, non stava cercando Taylor Swift. Cioè è una vicenda orribile, una tragedia. Questo ovviamente è in carcere, ma esattamente cosa c'entra Taylor Swift? Non era uno stalker di Taylor Swift, era Taylor Swift la stalker di questo tizio. Comunque, tornando a Eric il manipolatore, lui dice: io non sono come Travis, non sono come gli altri stalker di Taylor. E poi aggiunge, rivolgendosi a Scott Borchetta: lo sai perché non sono come loro? Perché le vittime di abusi come me non diventano assassini, stalker o ladri, diventano predatori sessuali. E basta. Capito, Scott? Sei tu che sei prevenuto. Puoi stare serenissimo. Eric è stato vittima di abusi, quindi secondo lui mica può essere un assassino o uno stalker. Al massimo un predatore sessuale, niente di che. Ma allora dagliela in moglie Taylor Swift. È un bravissimo ragazzo, poverino, se la merita. Cioè, mi sembra veramente un discorso assurdo quello che fa in questa lettera. Eric conclude la lettera con un ultimatum. Scrive infatti: o mi fai passare a Taylor facendole leggere tutte le mie lettere, oppure minaccerò la mia vita qui a Nashville e porterò via Taylor da te per sempre. Mi costringerai a portare via Taylor per sempre, costringendomi a uccidermi davanti a te e al tuo staff? 3 giorni dopo, non avendo ricevuto risposta, Eric decide di non restare a casa ad aspettare. Si presenta di nuovo alla Big Machine Records. Porta con sé un'altra lettera, datata 6 maggio 2018. Questa lettera segna un punto di non ritorno. Eric descrive dettagliatamente le sue fantasie sessuali su Taylor Swift. Scrive inoltre: l'abuso psicologico da parte mia è comprensibile.
Ma non è tutto. Il giorno dopo, il 7 maggio 2018, la Big Machine Records decide finalmente di denunciare Eric il manipolatore. Lo denuncia per molestie ed è qui che la situazione precipita. Dopo la denuncia, Eric invia 17 lettere minacciose a Scott Borchetta in 3 mesi, nell'arco di 3 mesi. Lettere che a questo punto sono di una gravità estrema. In una di queste lettere Eric infatti afferma di essere attratto dai bambini. Così c'è scritto nella denuncia di Scott Borchetta, quantomeno, ragazzi. Cioè, quest'uomo, ricordiamolo, nella vita guida lo scuolabus, l'autobus che porta i bambini a scuola. E non contento, nella stessa lettera avrebbe aggiunto Eric: so di aver alluso all'idea / realtà di voler stupire Taylor e prima di ciò forse volevo stupire altri. Ma che cazzo? Le lettere di Eric si fanno progressivamente più inquietanti. Allude sempre più spesso a scenari di violenza, sempre più cupi e dettagliati. Solo 4 giorni dopo invia una nuova lettera a Scott Borchetta in cui scrive: una volta mi credevo un amante, quindi capace di dare la vita. Non lo sono. Io sono un combattente. Tutto quello che io posso fare è prendere la vita. Praticamente, ragazzi, Eric sta dicendo che lui può togliere la vita alla gente. Che idea. Eric continua spiegando di aver preso una decisione. Siccome Taylor lo ha abbandonato con sua madre, non so in quale universo parallelo, allora lui la spingerà al suicidio. Non contento aggiunge: sai Scott, io mi so nascondere facilmente, mi so nascondere persino in mezzo alla folla. Sono come una lucertola, gli dice. E tu, caro il mio Scott Borchetta, mi stai dando, lo cito testualmente, la forza e l'indipendenza per strappare Taylor membro dopo membro e buttare te fuori dall'attività. Prosegue dicendo: io so benissimo di essere pericoloso. Ma avevi iniziato giurando di non essere pericoloso, di non essere come gli altri stalker, perché tu hai il rispetto. Dice Eric: io odio usare la forza, ma non posso fare altro visto che vengo ignorato. Detto ciò, Eric dice: o Taylor mi chiamerà entro oggi, oppure inizierò il mio colpo finale verso Taylor. Cito testualmente: Taylor morirà. Me ne assicurerò io. Eric, ragazzi, precisa di avere scritto la lettera con un sorriso da sociopatico. Meno male che lo specifica, io me lo immaginavo carino e coccoloso. E adagio mi sentii malvagio. Pochi giorni dopo Eric torna di nuovo in Tennessee, si presenta davanti alla Big Machine Records e prova a entrare, ma le guardie lo bloccano e chiamano la polizia. Eric viene arrestato. Per un attimo sembra finita, ma non lo è, perché viene rilasciato subito dopo in attesa di processo. E appena fuori Eric ricomincia proprio lo stesso giorno in cui lo fanno uscire, il 29 agosto 2018, invia 13 lettere e email minacciose a Scott Borchetta. 13, un numero probabilmente non scelto a caso. Una settimana dopo, il 3 settembre, Scott Borchetta riesce finalmente a ottenere un cacchio di ordine restrittivo, un provvedimento che in teoria dovrebbe calmare Eric, no? Dovrebbe chiudere sta faccenda, in teoria. In pratica, Eric gira il foglio della sentenza e lo usa per scrivere un'altra lettera a Scott Borchetta. 2 mesi dopo, infatti, invia un'altra lettera e questa volta sostiene addirittura di avere già una relazione con Taylor Swift, cioè lui in questi 2 mesi che non ha scritto lettere era impegnato a iniziare una vera relazione con Taylor. E non è che l'inizio. Il 15 febbraio 2018 Eric si presenta di nuovo alla Big Machine Records, altro che ordine restrittivo. Incontra Scott Borchetta e gli consegna di persona un'altra lettera. Nei giorni successivi torna ancora alla Big Machine Records e una volta porta tante lettere, cioè un giorno si presenta con tante lettere, cioè tipo il gufo di Harry Potter che gli lancia milioni di lettere dentro casa, ecco così. Cioè Eric il manipolatore, a forza di scrivere lettere, sta deforestando la fattoria di alberi di Natale di Taylor. Nel frattempo anche la casella email di Scott Borchetta continua a riempirsi delle minacce di Eric, che gli scrive cose tipo: l'ira di Dio si abbatterà su te, Taylor Swift, e su tutti gli artisti che rappresenti. Io stupido
Ho tutti gli artisti che rappresenti, farò del male a te, ai tuoi dipendenti e alla tua famiglia. Decidi, o mi organizzi un incontro con Taylor oppure mi guarderai ucciderla senza ucciderla. Intende dire di nuovo che la istigherà al suo. Questo è veramente pericoloso secondo me, ragazzi, cioè dobbiamo immaginare che per lui scrivere una cosa del genere probabilmente ha già un piano, ha già calcolato cosa fare. A questo punto Eric il manipolatore viene di nuovo arrestato perché ha violato più e più volte l'ordine restrittivo. Sembra davvero finita. Invece no, col cazzo. Anche mentre è in carcere, Eric infatti riesce inspiegabilmente a inviare 29 email a Scott Borchetta. 29 email mentre è in custodia. Non è chiaro come abbia fatto, ma lo fa. Siamo entrati nel paranormale. Eppure Eric viene di nuovo rilasciato in attesa di processo. Casomai poi lo arrestiamo. Ma il giorno del processo manco si presenta in tribunale Eric. Si scopre a questo punto che Eric il manipolatore è morto nel 1300. È un fantasma che sta tormentando Scott Borchetta e già che è nei paraggi vuole trovarsi Taylor Swift. No, non è vero, Eric è vivo, ma purtroppo ragazzi questo è l'ultimo dato pubblico. Nel 2018 Eric non si presenta al processo e risulta ancora a piede libero. Dopodiché su internet c'è il buio totale, nessuno sa come sia finita questa storia, cioè io non lo so, ma voi invece non sapete un'altra cosa. Mentre Scott Borchetta cercava di gestire Eric il manipolatore, contemporaneamente, proprio negli stessi giorni, un altro stalker stava tormentando Taylor Swift, il quarto. Chissà se avevano il gruppo WhatsApp questi. Lui è Roger Alvarado, quest'uomo si sveglia una mattina e pensa: oggi entro a casa di Taylor Swift. D'altronde non c'è molto altro da fare a Manhattan. E come fa Roger Alvarado a entrare in casa di Taylor Swift di grazia? Semplice, si porta una scala. Si arrampica, spacca una finestra ed entra. Fine. Che ci vuole, ragazzi? Stiamo parlando della casa di Tribeca e questa casa purtroppo ha un difetto, è molto facile da violare perché strutturalmente non si può fare molto per la sicurezza. È un palazzo storico nel cuore di Manhattan, non puoi metterci recinzioni, neanche con 5 buchi. Cancelli non ce ne puoi mettere, sistemi di sicurezza invasivi non ne puoi mettere, perché sta casa si affaccia su una via pubblica, quindi chiunque può arrivare a piedi, suonare al campanello, spaccarle una finestra. L'unica protezione sono le guardie che, per carità, bravissime persone, però da sole non ce la fanno a controllare tutto e non credo neanche che abbiano il potere di arrestare eventuali invasori. Al massimo penso che li possano cacciare o chiamare la polizia e sperare che arrivi presto. Come se non bastasse, l'indirizzo di questa casa di Tribeca è stato reso pubblico più volte dai giornali, i giornali di gossip, che si sono sentiti autorizzati dal fatto che Taylor avesse postato su Instagram molte foto iconiche proprio qui dentro. Quindi sì, pubblichiamo l'indirizzo di casa. Sicuramente Taylor non lo ha fatto perché se l'è dimenticato. Ma una volta dentro casa di Taylor, che fa il nostro eroe Roger Alvarado? Si guarda in giro. Taylor non c'è. Vabbè, e che si fa allora? Niente, Roger si fa la doccia, serenamente, senza fretta. Si regola la temperatura dell'acqua perché Taylor si lava con l'acqua a 13 gradi. Dopodiché, bello pulito, si mette a letto e si addormenta nel letto di Taylor. Giustamente compiere un'effrazione stanca. E poi noi ridiamo e scherziamo, ma questo ragazzi ha invaso gli spazi più intimi di Taylor. La doccia, il letto. Secondo me non sono scelte casuali, queste sono le zone più private che abbiamo in casa nostra. Il posto dove ti lavi e quello in cui dormi sono i posti in cui sei più vulnerabile, o sei nuda o sei in pigiama. Quindi provando a immedesimarmi nella mente dello stalker mi viene da pensare che o lui ha voluto autoconvincersi di essere di casa, quindi tipo per me è naturale essere qui, così naturale che mi vado a fare la doccia, oppure gli piaceva immaginarla nuda nella doccia e si è fatto lì dentro i film mentali a luci rosse su di lei. Oh mio Dio, chissà che cosa ha toccato, chissà che cosa ha guardato, quali cassetti ha aperto. Comunque Alvarado viene trovato mentre dorme, non sappiamo chi lo abbia trovato, forse la sicurezza, forse Taylor stessa che è rientrata a casa ha trovato un tizio appisolato nel suo letto, col dubbio che fosse vivo
Sta di fatto che Alvarado viene arrestato, viene portato via bello pulito, riposato, non oppone resistenza, sa che tanto non avrebbe via di scampo, quindi lui se la cilla. Si dichiara colpevole e viene condannato a 6 mesi di carcere, più 5 anni di libertà vigilata e l'obbligo di seguire un trattamento per la salute mentale. E lui tipo, va bene, io amo i trattamenti. Tra l'altro nello stesso identico mese, cioè aprile 2018, succede un'altra cosa assurda. Una mattina la sicurezza sente un rumore dentro casa di Taylor. Gli agenti entrano e trovano un uomo fermo in mezzo al soggiorno. Quest'uomo indossa una maschera, dei guanti in gomma e tiene con sé un coltello e una corda nera. Lo staff lo ferma e gli chiede chi sia e lui risponde: sono Julius Sandrock, ho 38 anni e sono venuto dal Colorado per vedere Taylor Swift. Ah, e ho 3 pistole. In Colorado sono in libertà vigilata per avere sparato con una di queste armi comunque. Cioè, mai ha avuto più senso dire questa casa non è un albergo? Ma che è? Gente che entra, gente che esce. Di giorno, di notte, ci ubriachiamo, spacchiamo tutto, la radiamo al suolo questa merda di casa! Allora, no. Alexander viene arrestato all'istante con l'accusa di stalking, cioè tutto questo considerate che succede mentre contemporaneamente c'è Eric il manipolatore che invia lettere a Scott Borchetta. Da questo momento in poi Taylor inizia a mostrarsi spaventata, inizia infatti a parlare nelle interviste dei problemi che sta avendo con gli stalker, del suo terrore degli stalker. Dice: io non avrei mai immaginato di aver bisogno di protezione per cose di una simile gravità. I try not to ever really say where I am the most because since all my addresses are on the internet, people tend to show up uninvited. You know, dudes that think we have an imaginary marriage. I've had a lot of stalkers show up to the house armed. So purtroppo per lei, se il suo staff privato la protegge, la giustizia non sempre fa altrettanto. A ottobre 2018, infatti, Roger Alvarado, quello della doccia, viene scarcerato e messo in libertà vigilata. A questo punto Taylor si trova costretta a prendere misure drastiche, anche perché, ragazzi, dovete considerare che tutto questo le succede mentre nel mondo della musica pop sono appena accadute 2 tragedie agghiaccianti, quindi probabilmente lei si sente in pericolo, cioè di default, ma la sua percezione del rischio sicuramente è ancora più elevata a questo punto. E quali sono queste tragedie? Christina Grimmie, the rising young voice star, gunned down at a performance. La prima tragedia è la morte della cantante Christina Grimmie, avvenuta per mano di uno stalker. Nel 2016, alla fine di un concerto, Christina stava firmando autografi e tra i fan si era presentato un uomo che lei purtroppo conosceva, uno stalker, Kevin James Loibol. Si era avvicinato, aveva estratto una pistola e le aveva sparato uccidendola. Questo episodio dimostra che alcuni stalker purtroppo possono veramente arrivare a uccidere, perché la storia che si sono costruiti nella loro mente è l'unica realtà possibile. When we live together, your place won't be a pigsty. I'll clean for us. Quindi alcuni si possono sentire autorizzati a concludere la relazione in un modo solo, cioè eliminando la vittima. Se non puoi essere nella mia realtà, allora ti cancello, lo faccio per la trama. Sometimes we do bad things for the people we love. E non ho paura nemmeno delle conseguenze legali, perché sono così immerso nel mio copione mentale da credere che le cose andranno esattamente come me le racconto nella mia testa. Se immagino di ucciderti senza essere arrestato dopo, allora veramente posso ucciderti senza essere arrestato subito dopo. No, I can't report him. That's not how it works. Not worried. I've seen enough romantic comedies to know guys like me are always getting in jams like this. Ma la morte di Christina Grimmie non è l'unica tragedia che allarma il mondo delle pop star. Alla Manchester Arena, il 22 maggio 2017, durante il concerto di Ariana Grande, un ordigno esplode nell'atrio mentre il pubblico sta uscendo. 19 morti a Manchester, nell'arena, gremita per il concerto di Ariana Grande, quindi gremita di giovani, di ragazzi, perché è l'idolo dei teenager. Per chiunque faccia concerti, da questo momento niente sarà più come prima. E se prima Taylor aveva paura, ora la sua paura ha una forma precisa. Cioè ora lei riesce a visualizzarli gli scenari tragici che si possono verificare. È spaventata e quindi cosa fa?
fa installare il riconoscimento facciale ai suoi concerti. In che senso? Durante il Reputation Stadium Tour vengono installate telecamere nascoste qui e là, in particolare al Rose Bowl di Pasadena, in California. La tecnologia è questa: praticamente viene allestito un chiosco. Questo chiosco è interattivo, cioè tu entri e vedi degli schermi su cui sono proiettate le prove del tour. Ma non sai che all'interno di quel chiosco ci sono telecamere nascoste, quindi il tuo volto viene registrato e confrontato in tempo reale con un database contenente le foto di tutti gli stalker di Taylor Swift: Timothy l'unto dal Signore, Mohamed il poeta, Eric il manipolatore, Alvarado il pulito e centinaia di altri, perché ce ne sono altri, ragazzi. Infatti Mike Downing, dirigente della sicurezza all'epoca, racconterà questa cosa. Ogni persona che entrava veniva scansionata. Le immagini venivano inviate a un centro di comando in Florida, dove venivano confrontate con un archivio di centinaia di individui che l'avevano minacciata. Come centinaia? Ok, questo ci dà un'idea della portata reale del problema. Quando però la notizia del riconoscimento facciale trapela, scoppia immediatamente la polemica. Ah, Taylor Swift viola la privacy dei suoi fan. I fan non erano stati informati. Ora Taylor Swift ha le facce di migliaia di persone. Può sbloccare l'iPhone a tutti i suoi fan. Who owns these images? Where are they going to store them? And what are they going to use them for? Il dilemma etico che ne viene fuori è interessante, secondo me, perché è vero che Taylor Swift ha violato il diritto alla privacy dei suoi fan, però è pure vero che se Taylor lo avesse detto prima, che avrebbe raccolto i loro volti, uno stalker intenzionato a esplodere ovviamente non sarebbe entrato nel chiosco, non si sarebbe fatto vedere dalle telecamere con il riconoscimento facciale e in questo modo avrebbe potuto mettere in pericolo non solo lei, ma tutto il pubblico. Quindi Taylor Swift si è ritrovata a dover scegliere tra la privacy e la sicurezza anche dei fan, non solo sua. Voi cosa avreste scelto in una situazione del genere? Io non avrei fatto il concerto, io avrei portato il curriculum alle poste, avrei detto ho un sacco di esperienza nel ricevere lettere. Ma torniamo a lui, Roger Alvarado, quello della doccia, alias Alvarado il pulito. Che fa Alvarado ora che è stato rilasciato? Allora, lui è a casa di sua nonna a Miami a godersi la libertà vigilata, non fa niente di che, magari si annoia, capito? Tanto che un giorno Alvarado pensa: vabbè dai, torno a casa di Taylor, prende un aereo, violando la libertà vigilata, atterra a New York, va di nuovo alla casa di Tribeca e di nuovo riesce a introdursi in casa di Taylor Swift. Ma questa volta viene fermato subito, prima che possa farsi la doccia. Così Alvarado viene messo in carcere tutto sporco, in attesa di processo. Homestead man appearing in court on stalking and burglary charges, accused of breaking into Taylor Swift's townhome for a second time. Ma mentre è lì, mentre è in carcere, riceve una visita particolare. Una giornalista di Page Six lo vuole intervistare. Lui accetta. Come prima cosa la giornalista gli chiede: ti sei pentito? Alvarado sorride ragazzi, dicono le fonti, e risponde: non me ne pento. Ah, bene, viva la sincerità. La giornalista al che gli chiede: vabbè, ma quindi lo rifaresti? E lui, probabilmente con più violenza, ma non nei suoi confronti. Ah, e nei confronti di chi? Della finestra? Vuoi sfondarle la finestra con più violenza? Vuoi prenderle a testate la doccia? Vabbè, continua Alvarado, non voglio farle del male, volevo solo parlarle. Sembra carina e bella. Beh, non mi sembra un motivo sufficiente per sfondarle la finestra. La giornalista allora gli dice: sai, Taylor Swift ha dichiarato apertamente ai giornali di essere spaventata dai suoi stalker. Non potete capire cosa risponde lui, ragazzi. Alvarado si illumina, ragazzi, e dice: lei ha pronunciato il mio nome? Vabbè, sì Alvarado, la tua crush ti ha citato nel verbale della polizia, non è una buona cosa in una relazione. Al che la giornalista gli chiede: ma scusa Alvarado, prima di entrare in casa di Taylor almeno avevi provato ad approcciarla in altri modi, magari modi più discreti, non so, scrivendole sui social per vedere se era interessata a parlare con te? Alvarado le risponde: no, onestamente neanche ci avevo pensato a una cosa del genere.
Ci sta, ragazzi, è un uomo d'altri tempi, Alvarado. Per rimorchiarti si lancia in casa tua con la catapulta, si lava e poi ti chiede di uscire. Vabbè, alla fine Alvarado dice alla giornalista: comunque io non sono un grande fan di Taylor Swift, ascolto hip hop. Ecco, allora vai a sfondare la finestra a Kanye West. Incredibilmente Alvarado il Pulito viene scarcerato dopo pochi giorni e rimesso in libertà vigilata, con la raccomandazione di non contattare Taylor Swift in nessun modo. Mi raccomando, Alvaradino, niente telefonate, niente lettere, niente messaggi, ci fidiamo sulla parola. Cioè, dopo che questo praticamente ha preso un aereo per andare da lei mentre già era in libertà vigilata, ha dichiarato ai giornali di non essersi pentito delle sue azioni, ha dichiarato che lo rifarebbe, cioè lui rientrerebbe in casa di Taylor con più violenza. Dopo tutto questo, lui viene scarcerato con una ramanzina. Scusate, ma cosa deve fare Alvarado per fare capire di essere pericoloso? Deve dirottarlo la prossima volta l'aereo ed entrare in casa di Taylor Swift sfondandole la finestra direttamente col Boeing? È più o meno ciò che fa. Passano meno di 30 giorni da quando esce dal carcere e Alvarado si presenta di nuovo sotto casa di Taylor, sempre la casa di Tribeca. Viola di nuovo la libertà vigilata. Alvarado guarda il palazzo di Taylor e dice: e come ci salgo adesso? Stavolta non me la sono portata la scala. Si guarda intorno e vede che vicino casa di Taylor c'è un cantiere. Le telecamere di videosorveglianza, ragazzi, riprendono Alvarado mentre ruba dal cantiere una scala e un blocco di cemento e li porta davanti all'edificio di Taylor. Nessuno si accorge di niente. Non so come sia possibile, cioè questo fa avanti e indietro tra il cantiere e la casa di Taylor, traslocando blocchi di cemento tipo Minecraft, ma nessuno si insospettisce e ci stupiamo se hanno derubato il Louvre. Insomma, Alvarado appoggia la scala al muro e sale sul patio. Poi prende il blocco di cemento e lo usa per sfondare la porta di vetro. Entra e le ruba un assorbente. Le fonti riportano che i danni superano i $4.000. Taylor Swift usa assorbenti costosissimi comunque. Comunque ci avete fatto caso, ragazzi, che ancora una volta Alvaradino ha puntato alle cose intime. Lui non entra e ruba un soprammobile, no, le ruba un assorbente. Mi fa pensare a una perversione. Cioè, questo furto dell'assorbente insieme alla doccia e insieme al fatto che è la prima volta ha dormito nel letto di Taylor mi fa pensare che lui voglia toccarla in modo simbolico. Per lui questi oggetti è come se fossero una parte del corpo di Taylor Swift, secondo me. Cioè, prenderli lo fa sentire dentro l'intimità di Taylor, ovviamente senza il consenso di lei, che ve lo dico a fare, a lui non interessano i suoi confini, altrimenti non si introdurrebbe in casa sua. Comunque Taylor non è in casa, per fortuna, ma la sicurezza improvvisamente dalle telecamere vede Alvarado. Caramba, che sorpresa! Signore e signori, abbiamo un intruso! Come è successo? Io morta, ma la sicurezza di Tribeca dorme tutto il giorno, secondo me. Cioè, questo per introdursi in casa di Taylor ha montato un cantiere nel centro di Manhattan. Vabbè, la sicurezza lo vede e chiama la polizia, che arriva e lo arresta di nuovo. Questa volta, nell'aprile 2019, Alvarado il Pulito viene condannato a tra i 2 e i 4 anni di carcere per violazione della libertà vigilata e la recidiva. Alvarado il Pulito diventa una volta e per tutte Alvarado il Punito. Ma le case di Taylor Swift continueranno a essere molto trafficate. Poco dopo, il 12 giugno 2022, un uomo di nome Joshua Christian suona il citofono della casa di Taylor a Tribeca. La sicurezza ovviamente risponde. Chi è? E lui dice: sei morto, lo sai, la tieni prigioniera e devo liberarla. A posto. Il bodyguard chiude immediatamente la comunicazione, non so, penso che chiami la polizia, ma a questo punto Joshua Christian si mette a cercare un ingresso non chiuso a chiave e incredibilmente lo trova. Ragazzi, c'è una porta nella casa di Taylor Swift che non hanno chiuso, si sono dimenticati. Vabbè, Joshua Christian si introduce dentro casa di Taylor e rimane lì ad aspettarla pazientemente.
Ma non arriva la sicurezza che lo blocca e lo fa arrestare. A luglio 2022 si tiene il processo. Joshua viene giudicato colpevole per violazione di domicilio e viene arrestato. Alla lettura della sentenza però praticamente perde il controllo e si mette a inveire contro il suo avvocato gridando: io non voglio essere rappresentato da quest'uomo. Questo è il peggiore errore giudiziario dai tempi della crocifissione di Gesù Cristo. Quando hanno chiesto al pubblico di scegliere tra Gesù e Barabba e il pubblico, vabbè, senta me, e il popolo ha scelto Barabba, lui lo definisce questo un errore giudiziario. A questo punto l'avvocato richiede una valutazione psichiatrica e la vicenda si conclude così, cioè quantomeno le fonti si fermano qui. A questo punto Taylor si riorganizza, inizia a portare sempre con sé una benda da guerra, la cosiddetta Quiklot, una benda usata dai militari per fermare le emorragie. Questa benda, ragazzi, è molto utile se ti rubano l'assorbente, ma principalmente serve a salvarti la vita se ti sparano. Cioè serve a prendere tempo mentre aspetti che arrivino i soccorsi. Ovviamente, ragazzi, le bende Quiklot non sono qualcosa che ci si porta dietro così tanto per prudenza, capito? Tipo la tachipirina. Sono come le lenti a contatto, hanno un costo di circa 30 euro, anche se non le usi vanno sostituite regolarmente e comunque devi saperle usare, quindi le compri solo se pensi di averne bisogno. La maggior parte di noi, per fortuna, non vive pensando di poter subire una ferita d'arma da fuoco da un momento all'altro. Taylor però sì, a questo punto. Lei commenta così questa sua scelta: quando hai abbastanza stalker che cercano di entrare in casa tua, inizi a prepararti per cose brutte. Mentre Taylor cerca di essere sempre pronta al peggio, le succede qualcosa che non aveva previsto. Taylor Swift riceve un messaggio privato da un uomo che dice di essere una celebrità, un famoso regista e allo stesso tempo un comico. Quest'uomo le invia una foto di armi, quindi anche un soldato, probabilmente. Purtroppo lei sa chi è quest'uomo. Quest'uomo è convinto da anni di essere la sua anima gemella, sostiene di avere una relazione con lei e arriva persino a pubblicare su Instagram le foto delle lettere che, secondo lui, Taylor gli avrebbe inviato. Lettere molto molto sdolcinate. Ma nel frattempo a Taylor succede un evento del tutto inaspettato. Un ragazzo di nome Jack Sweeney apre una pagina su Twitter in cui inizia a condividere in tempo reale tutti gli spostamenti del suo jet privato. Tutti, ogni decollo, ogni atterraggio, ogni emissione di CO2 scorreggiata dal suo aereo. Scoppia uno scandalo perché Taylor Swift viene accusata, anzi viene sgamata, a usare il jet privato anche per tratte brevissime, tipo una di, indovinate quanti minuti? 13. Io a questo punto cambierei numero fortunato, Taylor, riproverei col 14, ma degli ultimi due inquietanti stalker di Taylor Swift e della polemica sul suo jet privato parleremo nel prossimo capitolo della Taylor Swift saga. A questo punto fatemi sapere cosa ne pensate di tutta questa storia. Avete mai vissuto la strabiliante esperienza di avere uno stalker? Se sì, come avete risolto la questione? Siete riusciti a farlo ingabbiare oppure le autorità competenti se ne sono allegramente fregate? Al posto di Taylor Swift, come affrontereste la questione? Vorreste essere miliardari e famosi sapendo che il prezzo da pagare è tutto quello che abbiamo visto? O state rivalutando i concorsi pubblici? Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, che adesso scendo subito giù a leggervi. Vi ringrazio per essere arrivati fino a questo punto del video, vi mando un abbraccio ragazzi, noi ci vediamo prestissimo con il secondo capitolo della Taylor Swift saga e a voi la linea.